Noi siamo un glitch, l'errore che segna il fallimento di un sistema. Benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna del fenomeno UFO, della disclosure, del flap internazionale e questa sera in qualche modo parleremo anche, seppur proprio dal punto di vista ufologico, dei droni, eccetera, dell'incendio di Los Angeles. Non approfondirò quindi l'argomento dal punto di vista delle implicazioni, dei progetti, delle armi e dell'incendio vero e proprio, in quanto ho intenzione di approfondire l'argomento, di suo, diciamo, in un altro video o in un'altra live. Per chi si chiedesse perché ho cominciato con, diciamo questa, come possiamo dire, frase di introduzione che riguarda sostanzialmente un errore di sistema in elettronica, anche se, in realtà si tratterebbe di un picco d'onda breve d'improvviso, non periodico, eccetera, però viene utilizzata principalmente come errore di sistema e questo, diciamo, linguaggio è diventato anche famoso grazie ai film e ai romanzi di Matrix. Perché? Perché noi siamo questo glitch, questo errore di sistema? Perché siamo coloro che con la mente aperta guardano verso l'orizzonte e oltre, guardano verso il futuro, fanno tesoro del proprio passato, vivono il proprio presente, cercando risposte alle domande, cercando conferme e naturalmente soluzioni ai misteri. Quindi con questa introduzione andiamo all'inizio della live con i soliti 8 secondi di stacco e ci rivediamo qui tra un istante. Ancora un benvenuto a tutti. Oggi, non sono entrato direttamente con l'amico e collega Cirami perché ritarderà un po'. In realtà è in viaggio, quindi stiamo aspettando che lui arrivi a destinazione per potersi collegare ed essere regolarmente qui con noi. Ovviamente, grazie Merlin per il sostegno al canale. Grazie Claudio per il sostegno al canale. Siamo qui per trattare degli argomenti delicati, degli argomenti che richiedono, sicuramente attenzione sia dalla parte di chi fa la ricerca, sia dalla parte di chi fa informazione, ma anche per chi si pone semplicemente le domande. Perché il primo passo che tutti quanti facciamo, indipendentemente dal nostro livello di conoscenza, è proprio porci delle domande, cercare delle risposte, anche se a volte le risposte ci portano ad altre domande e le domande ad altre risposte a catena, senza mai arrivare ad una soluzione, ma sicuramente con una conoscenza maggiore e maggiori dettagli di tutto quello che abbiamo intorno a noi. Oggi quindi iniziamo da subito con alcune informazioni che ho trovato in rete, ne ho selezionate 6 o 7 contro le decine e decine che ho trovato e che mi sono state anche inviate da amici e utenti del canale che in qualche modo collaborano in questa maniera e riguardano appunto gli eventi attuali. Comincio quindi con alcune brevi notizie come, vediamo se perché si sono resettate automaticamente tutte quante le pagine, grazie di YXY, ogni volta mi viene difficile da pronunziare per, il sostegno al canale. Allora, condividiamo quindi la prima pagina, vediamo se la riesco a beccare giusta perché ne ho una marea aperta, eccola qua. Allora, quello che stiamo vedendo è un report, è ovviamente scritto in un articolo,
Gulfstream colpisce un oggetto metallico a 27.000 piedi. Quindi qui abbiamo un'immagine che indica la traiettoria dell'aereo che ad un certo punto ha colpito, si è scontrato con un oggetto metallico a 27.000 piedi di altezza ed è dovuto rientrare per un atterraggio di emergenza. Questo evento non è quello che è successo a New York, non è quello che è successo a Los Angeles prima dell'incendio, ma questo è successo in Florida l'11 dicembre 2024 e oggi se ne sta avvenendo a conoscenza, così come tanti altri incidenti che sarebbero avvenuti di collisione con questi oggetti che volano nei cieli statunitensi e non solo. In una delle scorse live abbiamo per esempio visto questi aerei che hanno avuto avarie o si sono schiantati, eccetera, in diverse zone del pianeta e abbiamo visto che almeno in alcuni casi c'era la possibilità seria che queste avarie erano state generate effettivamente da degli scontri in volo, così come sta avvenendo negli Stati Uniti. Quindi questo è uno dei tanti che si va a unire e la situazione comincia a diventare anche pesante da questo punto di vista, perché siamo davanti a un qualcosa che comincia effettivamente a minare la sicurezza dei voli del mondo civile e non solo di quello militare. In realtà, vi apro e chiudo una parentesi, facciamo finta che sia un banale racconto che vi sto riportando e non può essere naturalmente né testimoniato né in qualche modo provato direttamente, ma nell'ambiente ufologico che si sta realmente interessando a questi argomenti e che sta realmente andando a fondo a questi argomenti e purtroppo devo dire che siamo veramente molto pochi, c'è una questione importante, c'è una questione ho visto che Massimo intanto okay, ti devo mandare il link di ingresso, me lo sono scordato, quindi aspetta un secondo, vediamo se riesco a condividertelo. Abbiate un attimo di pazienza. Grazie intanto Maria Cristina per il sostegno al canale. Abbiate un momento di pazienza che così faccio entrare anche Massimo. Nel frattempo si è sbrigato. Link in arrivo Massimo. Pardon. Eccolo. Così chiudo anche il software. Allora, stavo dicendo quindi che questa situazione sta diventando un po' pesante, perché cominciano a esserci troppi incidenti, troppi allarmi, troppe situazioni di emergenza, e questo sta diventando ovviamente pericoloso anche per chi viaggia costantemente. Un affettuoso saluto intanto e un caloroso benvenuto a tutti coloro che nel frattempo sono già entrati nella live, che si stanno collegando o che la vedranno in differita. Ma non è l'unico di questi eventi. Nel frattempo Massimo si sta sistemando e preparando per entrare. Io, ehm, appena lui mi dà il via ovviamente lo faccio entrare. Nel frattempo vi dicevo ci sono altre di queste stranezze in volo. Per esempio, vi faccio vedere un'altra cosa. Condividi schermo. Allora, aspettate un secondo. Okay, vediamo subito questa. Un secondo solo Massimo e ti faccio entrare. Allora, entra Massimo e per ora Buonasera. ciao Massimo, benvenuto in anticipo alla fine, ce l'hai fatta quasi perfettamente in orario. Una capriola e l'altra. E va bene dai. Allora, ho fatto vedere inizialmente un, articolo con un tracciato che mostrava, l'aereo in Florida
che l'11 di dicembre è stato costretto, dopo essere entrato, diciamo, nell'oceano, a rientrare per una collisione con un oggetto non identificato metallico, probabilmente un famigerato drone, per intenderci. Adesso stavo mostrando, la apro direttamente, questo articolo di News Nation, dove si fa riferimento a i droni. C'è uno studio vero e proprio dove i droni praticamente vengono avvistati continuamente vicino, sopra, intorno alle strutture che producono energia nucleare. E questo sta diventando allarmante. Però io ci tengo a precisare una cosa: in realtà, quando si parla di avvistamenti UFO vicino alle zone delle centrali nucleari, non stiamo affatto parlando di una novità. Forse adesso c'è stata un'accentuazione magari sul territorio statunitense, americano e diciamo europeo in generale, ma in realtà questa tipologia di avvistamento, che io ho memoria da quando mi occupo di ufologia e parliamo in maniera seria come ricercatore dal 2001, e di fatto ne ho sempre sentito parlare. Succedeva anche prima che io cominciassi a occuparmi di informazione e di ufologia a livello di ricerca. Ne sentivo già parlare intorno all'89-90, giusto per farvi comprendere. E qui in Italia è un fenomeno ben conosciuto, e addirittura in epoca dell'inizio del volo dei primi droni per uso commerciale, si parlava spesso nell'ambiente ufologico del fatto che le vecchie centrali nucleari in disuso italiane, in particolar modo quella di Latina, erano costantemente oggetto di voli di oggetti volanti non identificati e di piccoli droni che sembrava quasi che monitorassero, vigilassero intorno alla centrale nucleare. E di questi racconti ce ne sono decine e decine, quindi non è affatto una novità come vogliono farci credere. Ribadisco ancora una volta che probabilmente adesso è aumentato da loro questo fenomeno, ma è sempre stato presente. Quindi c'è una costanza, c'è una presenza sicuramente in aumento, ma non siamo davanti a una novità, un po' come il fenomeno UFO, come quello degli oggetti transmediani che prima erano gli oggetti sottomarini, quello dei suoni sottomarini, i famosi blip studiati negli anni '50 dall'Unione Sovietica, eccetera. Quindi sono tutti fenomeni che ciclicamente si presentano, solo che questa volta non se ne stanno andando, stanno rimanendo qui in diciamo seduta permanente. Allora, Massimo, tu vuoi dire qualcosa su questo discorso delle centrali nucleari? No, no, beh, la finta la sfiorata collisione con l'aereo di linea, quello lì l'hai appena un attimino espletato tu, ma io ne ero già a conoscenza fin dalle prime ore. L'ho anche postato su vari social come evento. Per quanto riguarda le incursioni sui centri sensibili energetici e non solo, queste incursioni, come hai detto tu, sono note già da parecchi decenni, solo che erano circostanziate e non erano pubblicizzate, erano anzi tenute come informazioni molto riservate. Oggi se ne parla un po' pubblicamente e è comprensibile che la maggioranza del pubblico pensi che sia un evento delle ultime ore, ma in realtà è stato sempre un evento molto datato, perché le attenzioni di questi oggetti erano focalizzate sui siti sensibili nucleari che sono presenti sul territorio, ma questo è stato anche detto da alti funzionari in modo molto chiaro a livello pubblico su alcuni network statunitensi circa 6-7 anni fa, e l'abbiamo sempre ribadito. Io ho sempre detto che
e Christopher Mellon era stato molto chiaro in merito. Poi logicamente la maggior parte della gente è compartimentata per nazioni, e se non si va a ricercare le informazioni non è che ti fanno vedere Christopher Mellon al TG1, al TG2 e ti spiegano chi è e quali sono stati i suoi incarichi di responsabilità presso Washington e presso l'intelligence. Quindi oggi magari c'è più attenzione perché il fenomeno è molto più di matrice pubblica e costante, e quindi se ne parla in modo molto più assiduo e magari c'è molto più interesse da una platea molto più alta, ma il fenomeno, come hai detto tu, è stato sempre noto a chi gestiva questi tipi di siti. Allora Massimo, solo perché naturalmente mi è stato chiesto in qualche modo, da qualcuno già nel pubblico, preannuncio che tra poco parleremo anche della questione del Canadair. Però prima di arrivare alla questione del Canadair volevo dare un'altra notizia, quindi che riguarda, un avvistamento fatto da anche in questo caso da aerei. Datemi solo il tempo di caricare la pagina. No, ho sbagliato. Avevo 2 possibilità e quindi ho caricato quella sbagliata. Allora, vediamo se sì, è questa. Allora, qui abbiamo un articolo. In realtà ne ho preso uno già in italiano, ma se cerchiamo quelli statunitensi, britannici, eccetera, dicono praticamente tutti la stessa cosa. Magari con qualche dettaglio in più, ma dettagli che per noi sono assolutamente inutili. UFO o qualcos'altro? Qualcos'altro sarebbe un drone alla fine, no? L'equipaggio di un jet privato trova un oggetto luminoso e inquietante a 45.000 piedi sopra le isole Bahamas. La notte del 23 dicembre Cassandra Martin, un assistente di volo di Surjet, un servizio aereo privato, e 2 piloti stavano tornando a Fort Lauderdale quando incontrarono un oggetto misterioso nelle Bahamas. L'equipaggio ha ricevuto un messaggio dal controllo del traffico aereo di Miami che li ha avvisati di un oggetto estraneo nelle vicinanze, così ha riferito NBC di Miami. Il controllo del traffico aereo avvisa l'equipaggio di un oggetto estraneo. All'improvviso ho sentito il controllo del traffico dire: abbiamo uno strano oggetto, potresti identificarlo? Così ha spiegato Martin. Ha continuato descrivendo ciò che ha visto. Ho guardato a sinistra e il pilota ha visto 3 oggetti. Ne ho visto solo uno. Ho preso il telefono. L'ho semplicemente premuto contro il finestrino per vedere se potevo fare un video di ciò che era successo. Questo l'ha fatto per evitare che i riflessi sull'oblò venissero catturati dalla fotocamera. L'oggetto cambia colore e sembra avere un campo di energia elettrica, quindi siamo probabilmente nell'ordine dei plasmoidi. L'oggetto cambia colore, quindi così ha riferito Martin. Inizialmente era bianco, quindi molto luminoso, ma presto ha assunto una tonalità verdastra simile a un campo di energia elettrica. All'inizio era bianco e poi è diventato verde, quasi come un'elettricità, una sorta di energia attorno ad esso. Quindi stiamo parlando di un plasmoide. L'oggetto rimane sull'aereo per 45 minuti ad alta quota, cioè visibile ovviamente, non sopra l'aereo. L'oggetto misterioso rimane vicino all'aereo per circa 45 minuti, librandosi ad un'altitudine compresa tra i 43.000 e i 45.000 piedi, troppo alta per un drone e troppo irregolare per essere un pallone meteorologico. Quindi già escludiamo queste 2 cose. L'oggetto era bianco, poi è diventato verde, quasi come se avesse una sorta di campo elettrico attorno ad esso. È rimasto con noi per circa 45 minuti. L'equipaggio stupito cattura immagini di oggetti luminosi e irregolari. La NBC di Miami ha riferito che Martin, stupito da uno strano spettacolo, ha catturato immagini dell'oggetto, che mostra una forma sferica luminosa che si muove rapidamente nel cielo.
L'equipaggio di volo, incerto su ciò a cui stava assistendo, trovò l'incontro inquietante ma anche affascinante. Martin riflette sull'incontro e dice: "Penso che fossimo in soggezione ed era qualcosa che non può essere davvero spiegato, ma non ho le qualifiche per sapere di cosa si tratta." Poi ha aggiunto: "Era un po' strano, sì, perché ancora una volta eravamo abbastanza in alto e tutto il resto, quello che stavamo vedendo era ancora più in alto di noi e aveva la capacità di zizzagare e cambiare colore, quindi era un po' scoraggiante, per usare un eufemismo, ovviamente, rispetto alle loro capacità di volo." L'equipaggio di volo è grato per avere catturato questa esperienza affascinante, anche se l'equipaggio potrebbe non sapere mai cosa effettivamente ha visto. Questo è un interessante articolo che ci serve a capire sostanzialmente che di fatto ormai questi incidenti, questi avvistamenti, queste collisioni sono praticamente all'ordine del giorno e quindi, vanno tenute in considerazione. Grazie Franco per il sostegno al canale. Allora, Massimo, io adesso farei vedere anzi farei sentire quell'audio e poi così, diciamo anche la nostra. Fine della segretezza sugli UFO, scritto da Christopher Sharp, 8 gennaio 2025. Le cose potrebbero evolversi rapidamente nelle prossime settimane e mesi. La nuova amministrazione Trump deve agire con decisione per divulgare informazioni sui fenomeni anomali non identificati UAP. La posta in gioco non è mai stata così alta, con sostenitori e scettici che si contendono l'influenza all'interno del governo. Nominare sostenitori degli UAP e whistleblower come Carl Neal, Lou Elizondo e Dave Grush per guidare questi sforzi all'interno del Consiglio per la sicurezza nazionale potrebbe rappresentare un cambiamento cruciale, aiutando a modellare le politiche e ad aggirare gli ostacoli posti da presunti programmi segreti di recupero e retroingegneria di UAP. Ciò potrebbe diventare realtà, poiché tali figure hanno buone relazioni con importanti associati e membri della famiglia di Donald Trump, con Elizondo che è apparso 2 volte nel podcast di Donald Trump Jr. I segnali che l'amministrazione Trump agirà sono positivi, considerando il team che il presidente eletto sta costruendo. Se le conferme del Senato procederanno come previsto, sostenitori della divulgazione potrebbero ricoprire ruoli chiave nel gabinetto di Trump. Figure come il futuro direttore della CIA John Ratcliffe e il probabile segretario di Stato Marco Rubio probabilmente spingeranno per una maggiore trasparenza della Casa Bianca sulle questioni UAP. Lo stesso vale per il futuro segretario alla salute Robert Kennedy Jr., che probabilmente richiederà la declassificazione di documenti relativi all'assassinio di suo zio, il presidente John F. Kennedy. Tutti e 3 dovranno essere confermati dal Senato prima di assumere i loro ruoli. Un'altra figura cruciale sarà il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, che non necessita della conferma del Senato, rendendolo pronto a lavorare sulla questione UAP fin dal primo giorno, se necessario. Waltz, ex berretto verde e attuale membro del Congresso, avrà un ruolo centrale nel coordinare gli sforzi all'interno del Consiglio per la sicurezza nazionale. Sarà in contatto diretto con il Presidente e lo consiglierà quotidianamente su questioni di sicurezza e affari esteri. Nonostante la resistenza passata della Commissione per l'Intelligence della Camera, di cui Waltz era membro, verso la legislazione sugli UAP, egli ha dimostrato un potenziale come sostenitore degli UAP. Nel 2023, affrontando le accuse di David Grush, un ex alto funzionario dell'intelligence, riguardo presunti programmi segreti e illegali sugli UAP del governo statunitense, Waltz dichiarò: "Ci è stato assicurato che non sono i nostri sistemi", aggiungendo: "Ciò significa che o i nostri avversari hanno tecnologie che non conoscevamo e che non possiamo spiegare, oppure sono di origine non terrestre. In ogni caso, voglio sapere e gli americani meritano di sapere di cosa si tratta", ha affermato. I legami stretti di Waltz con Mike Gallagher, un sostenitore della trasparenza sugli UAP, aggiungono un ulteriore livello di interesse. Gallagher, ora responsabile delle operazioni di difesa presso Palantir, ha supportato la trasparenza sugli UAP, è stato la figura centrale dell'udienza della Camera sugli UAP nel 2022 e ha aggiunto il documento Wilson Davis al registro del Congresso. Uno dei fondatori di Palantir, Peter Thiel, venture capitalista e attivista politico, ha anche sostenuto finanziariamente le campagne congressuali di Waltz. Fonti rivelano a Liberation Times che Peter Thiel è un importante sostenitore della trasparenza sugli UAP. Dietro le quinte, Thiel ha promosso sforzi per garantire che presunti materiali non umani siano resi accessibili a un numero maggiore di ingegneri e scienziati, con l'obiettivo di accelerare i progressi nella retroingegneria. Un'altra figura chiave potrebbe essere Steve Feinberg, nominato come vice segretario della difesa. Feinberg, co-CEO di Cerberus Capital Management LP,
sarà incaricato di supervisionare l'Ufficio per la risoluzione delle anomalie in tutti i domini, ARO, che attualmente risiede nell'ufficio del vice segretario della difesa. Feinberg, che ha precedentemente servito in un consiglio consultivo per l'intelligence durante il primo mandato di Trump, potrebbe avere conoscenze sui temi UAP. Critici temono che i legami di Feinberg con aziende associate a Cerberus possano compromettere la trasparenza, favorendo compagnie coinvolte in programmi segreti. Il ruolo di Feinberg negli sforzi di trasparenza dipenderà da come la nuova amministrazione sceglierà di utilizzare l'ARO, se lo farà. Decisioni rapide saranno necessarie. Figure come Elizondo, Neil e Grash potrebbero essere coinvolte nel Consiglio per la sicurezza nazionale, per gestire gli sforzi e rispondere alle imminenti rivelazioni pubbliche previste da insider governativi e privati riguardo ai presunti programmi segreti UAP. Ciò potrebbe richiedere di bypassare o persino sospendere l'ARO, almeno nel suo ruolo di investigazione su tali programmi. Liberation Times comprende che importanti whistleblower hanno già parlato e le loro testimonianze saranno rese pubbliche nei prossimi giorni, settimane o mesi. Alcuni insider hanno già fatto luce sulla possibile realtà degli UAP e sulla loro origine non umana. Tra coloro che hanno condiviso informazioni vi è Harald Malmgren. Che non c'è più audio. Non si sente più l'audio. Questo è strano. Vabbè. Mistero, da. Non si sente più l'audio. Allora, queste sono, diciamo, una serie di rivelazioni interessanti che riguardano questo periodo, la presunta disclosure in atto, una serie di cose che sono state dette probabilmente pure in questo periodo in cui siamo davanti a una serie di rivelazioni che spesso passano sotto banco, per esempio quella di cui ho parlato nello speciale di ieri, dove abbiamo praticamente sentito l'intervista del podcast di Richard Bandurick, il quale ha parlato di retroingegneria, dove lui stesso ha lavorato, e di una serie di cose che in qualche modo sono importanti, che riguardano la mutazione dei materiali, l'intelligenza dei materiali, che mostrano comportamenti particolari che si possono trasformare, possono prendere qualsiasi sembianza, possono fuggire via per non entrare in contatto con l'essere umano, e una serie di rivelazioni importanti che vi invito ad ascoltare nella precedente live di ieri. Ora su concessione di UFO Alien Channel, faccio vedere anche un video che lui ha tradotto ed è presente sul suo canale TikTok, lo seguiamo insieme. Riguarda le dichiarazioni di Trump, che mi interessa mostrare con una corretta traduzione, perché purtroppo stanno circolando tutta una serie di stupidaggini e cattive interpretazioni di quello che lui e altri hanno detto realmente. Here, very suddenly, do you have any idea whatever happened to the drones? What happened to drones? Well, you said that you knew you thought the government knew what was happening with these drones over New Jersey. There were some by Bedminster. I don't know. They're over Bedminster a lot, so I can imagine. I'm going to give you a report on drones about 1 day into the administration, because I think it's ridiculous that they're not telling you about what's going on with the drones. And it's not only with me. Glenn was telling me today that in Virginia they have drones all over the place too, and nobody's reporting it. I don't know why they're not. Do you want to say something about that? Just one quick comment, which is we are home to the largest naval base in the world in Quantico, and we house a lot of the SEAL teams. Perché si è bloccato? C'è qualcosa stasera che blocca gli audio. Allora, aspetta, lo tolgo, lo metto indietro e lo facciamo, vediamo se riparte. Niente, non ci vuole fare sentire l'audio, non so per quale ragione, già il secondo video, vabbè. Comunque la traduzione è scritta, quindi
potete comunque vederla, ma mi sa che si è bloccata pure la traduzione del video. Cioè, quindi il video va avanti, ma non va avanti. Questa è una cosa assurda che non mi era mai successa. Vabbè, comunque, la cosa che mi interessava di più è il momento in cui lui ha detto, alla domanda dei giornalisti se avrebbe rivelato quello che sta succedendo coi droni, lui ha detto che al suo insediamento, il giorno dopo, se sarà possibile, quindi il 21 gennaio, avrebbe detto la verità sui droni, non sugli UFO, non sui plasmoidi, non sulle presenze nei cieli americani, sui droni. Dirà la verità sui droni alla popolazione americana, che è una cosa precisa, che non c'entra assolutamente nulla con tutte le dichiarazioni che si trovano in rete in cui si presuppone che lui quindi ha confermato la disclosure che è legata alla questione di Stephen Greer, non c'entra proprio niente. Allora, sono due cose che stanno camminando parallelamente. Come abbiamo detto con Massimo, e lo ribadisco ancora una volta, ci vorrà tempo per poter approntare una disclosure pubblica con tutti i santi crismi e poter parlare della cosa in maniera da non incorrere in una serie di problematiche. E per farlo prima dovrà contrastare, combattere, bloccare i poteri del deep state. Perché intorno, l'ho detto anche nella scorsa live, intorno alla questione della retroingegneria, delle applicazioni delle tecnologie da retroingegneria, c'è lo sviluppo tecnologico, l'economia mondiale del futuro, l'esplorazione spaziale del futuro, la creazione di nuove tecnologie, di nuovi armamenti, di nuovi tipi di sfruttamento di energia, nuovi tipi di energia pulita e non inquinante, eccetera, eccetera. Cioè, da quello dipende l'intera sorte dell'umanità, cioè il cambiamento, eccetera, eccetera. Quindi chi ha questo potere di detenere queste cose non lo cederà mai e sarà pronto a qualsiasi cosa. Quindi, prima di poter procedere con quella disclosure, lui si deve mettere con le spalle al muro, protetto, ben piazzato, con i personaggi messi nei posti giusti, come sta facendo, operativi, perché attenzione, non è che lui ha stabilito che il governo è composto da Tizio, Caio e Sempronio e Tizio, Caio e Sempronio domani saranno al governo. Alcuni dei membri devono essere approvati dal Senato e se non vengono approvati al Senato lui deve cambiare persone, non ha cosa fare, cioè questo è un discorso politico. Quindi qui non si sta parlando della disclosure, c'è la questione della disclosure che lui sta portando avanti alcune situazioni, ma non di dominio pubblico, se non proprio qualche piccolo accenno, in cui fa trasparire la volontà di parlare di queste cose, di voler divulgare queste cose, di voler dire la verità, coinvolgendo personaggi, per esempio come Musk, come Kennedy, come il senatore Marco Rubio, appunto persone chiave messe nel luogo giusto al momento opportuno. Tant'è vero che in questi giorni si ritorna a parlare di nuovo, per esempio, di segreti sull'omicidio Kennedy, perché è chiaro che nel momento in cui cominceranno a fare pressione, Kennedy chiederà la declassificazione della documentazione dell'omicidio Kennedy. Quindi andiamoci con i piedi di piombo, pensiamo bene quando sentiamo i discorsi dei politici a non aggiungere parole o non togliere parole, a non interpretare, perché quello che viene detto pubblicamente da un personaggio come Trump, che è sotto il mirino e le attenzioni di tutti, che aspettano che sbaglia una virgola per criticarlo e metterlo in croce,
automaticamente lui dice esattamente quello che deve dire e quello che dice esattamente il significato che lui vuole che abbia. Quindi parlerà dei droni, non degli UFO. Poi, che nel contesto dei droni saranno pure inclusi gli UFO come sottointeso, quello è un altro discorso. Massimo, tu sei d'accordo? Perché ti vedo un po' tra il d'accordo e il perplesso. No, allora, questi audio che tu hai fatto sentire, che non abbiamo sentiti tutti per intero, per strani motivi misteriosi, chiamiamoli così, è un lavoro congiunto fatto da me, UFO Aliens e te, che li porti anche su questo canale. E questo tipo di dinamica la dovete intendere per il 100 alla decima che farà il governo degli Stati Uniti. Qui non si tratta di un uomo solo che aprirà bocca perché lui sa, qua si tratta di una serie di uomini che faranno pressioni su tutti gli apparati istituzionali del governo degli Stati Uniti. E come fanno? Per primo, come ha detto Gabriele, ci vorrà il consenso del Senato per l'approvazione e le delibere di certi personaggi che vengono proposti. Ora, vista la situazione che attraversa gli Stati Uniti con i droni, plasmoidi, chi più ne ha più ne metta, i senatori rischiano molto nella loro credibilità se faranno ostruzionismo a fare chiarezza, visto che prima dell'inserimento della presidenza Trump nessun ente è riuscito a dare una spiegazione lucida e plausibile a quello che sta succedendo. Trump ha gli strumenti per poter far chiarezza. Cosa deve fare? Deve fare delle leggi, deve fare dei emendamenti che non passano per la sua volontà, lui li firmerà solo, ma passano dal Senato, che poi dovranno essere approvati alla Camera, e una volta approvati alla Camera verranno firmati dal Presidente e diventeranno attuativi dopo che vengono pubblicati sulla Gazzetta del Congresso. Questo processo, per quanto è veloce la Costituzione degli Stati Uniti, e penso che nel caso specifico di un'emergenza sarà molto veloce, possono comportare dai 2 ai 3 mesi. Parallelamente questo tipo di situazione qua la stanno utilizzando per stanare le tecnologie che sono compartimentate, perché il Pentagono ha le sue informazioni, la CIA ha le sue informazioni, il Dipartimento della Difesa si fa gli affari suoi. Quindi non c'è un'organizzazione congiunta di tutti questi elementi qua, apparentemente. In più ci metto dentro anche la Space Force, perché Luis Elizondo, con la sua relazione che è già pronta come linee guida, ha espresso queste volontà, e in queste volontà anche di inserire il grosso lavoro che potrebbe fare la Space Force, visto che lui negli anni scorsi è stato il suo consulente esterno, è stato il consulente della Space Force e ha praticamente formato uomini chiave dentro la Space Force in materia di UIP, visto che Luis Elizondo, per quanto l'hanno voluto screditare, in realtà ha una grossa esperienza avendo diretto il famoso programma ATIP. Luis Elizondo è un coordinatore strategico. David Grush è quello che dovrà andare a stanare tutti i documenti classificati SAP, e lo potrà fare. Carnil è uno scienziato, e lo scienziato coordinerà la sezione degli scienziati che potranno avere accesso alle informazioni, visto che fino adesso sono stati tenuti compartimentati e gli sforzi per retroingegnerizzare degli Stati Uniti sono stati meno forti che quelli della Cina, perché la realtà è questa: la Cina con molte probabilità sulla retroingegneria UIP è molto più avanti degli Stati Uniti, perché ha fatto degli sforzi congiunti che gli hanno permesso di attuare degli step superiori. La Cina va a braccetto con i russi e quindi 1 più 1 fa 2. Ma questo non vuol dire che i droni siano di matrice russa o di matrice cinese, vuol solo dire che negli Stati Uniti sta succedendo qualcosa di particolare, perché come ha detto Gabriele, dietro gli UFO c'è un'intera industria e un intero interesse
che va a ledere gli interessi delle multinazionali. Quindi questo tipo di tecnologia, che potrebbero essere innovative per salvare il pianeta, hanno bisogno di emergere. E se lo farà Trump, tanto di cappello, io mi auguro di sì, perché il tempo per il pianeta stringe, e anche per tutti noi. Allora Massimo, mi scuserai un secondo, io mi metto un attimo in primo piano perché c'è un articolo che voglio fare vedere, di cui voglio fare un accenno, ma che purtroppo non riesco, non so per quale ragione, oggi non funziona quasi niente, non riesco ad aprire e a tradurre dal computer. Quindi lo faccio vedere dal telefonino cercando di farvi vedere il più possibile. Allora, Coast to Coast in pratica racconta come l'11 di gennaio 2025 in pratica un elicottero ha ripreso abbondantemente un UFO mentre stava svolazzando praticamente nell'area dell'incendio di Los Angeles. E mi interessava farvi capire quindi che non è più una cosa sporadica che accade, che vengono ripresi questi oggetti durante i voli, ma in realtà invece è qualcosa di molto più diffuso. Allora, adesso passiamo un attimino ad un'altra cosa. Questa qua. Allora. L'amministrazione Trump, visto che stavamo parlando di questo, in arrivo propone tecnologie emergenti focalizzate sugli UAP. In uno sviluppo potenzialmente trasformativo per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Liberation Times ha ottenuto un policy brief che propone la creazione di un consigliere senior della Casa Bianca, denominato ZAR, delle tecnologie emergenti di tutti i domini. Il documento è stato fornito alla nuova amministrazione Trump e sottolinea l'urgente necessità di un'azione coordinata da parte degli Stati Uniti per affrontare la duplice sfida posta dai sistemi aerei senza pilota, UAS, avanzati, e dai fenomeni anomali non identificati, UAP, collettivamente denominati EADT. Vedete come vanno inventando pure nuove sigle. Il rapporto è stato redatto da Lou Elizondo dell'UAP Disclosure Fund, che in precedenza aveva guidato l'indagine UAP del Pentagono, nota come Advanced Aerospace Threat Identification Program, o AATIP. Ora, se non ricordo male, qua continua, secondo il rapporto il governo degli Stati Uniti non ha una soluzione che coinvolga l'intero governo, spiegando perché UAS e UAP sono raggruppati sotto un unico ruolo. Il documento afferma: gli UAP non possono più essere distinti completamente dagli UAS e dagli altri EADT, ostacolando la nostra consapevolezza del dominio e la nostra risposta. La presenza di UAP e UAS attorno alle strutture nucleari statunitensi è particolarmente inquietante, mettendo a repentaglio il nostro deterrente strategico e la stabilità internazionale. Il proposto ZAR siederebbe nel Consiglio di Sicurezza Nazionale e avrebbe il compito di coordinare la risposta del governo federale a questi eventi, formulare politiche per affrontare queste sfide, svolgere attività di sensibilizzazione a livello nazionale e internazionale. Inoltre, lo ZAR avrebbe guidato le discussioni su questi fenomeni all'interno del Consiglio di Sicurezza Nazionale e del Gabinetto. Se la posizione venisse istituita, allo ZAR verrebbe concesso l'accesso a tutte le informazioni classificate relative agli UAP e gli verrebbe affidato il compito di consigliare il Presidente sulla declassificazione dei documenti relativi agli UAP. Il ruolo includerebbe anche la consulenza al Presidente sulla declassificazione dei documenti relativi agli UAP, promuovendo al contempo una trasparenza responsabile sugli stessi, stabilendo una linea diretta con il Presidente e, aggirando gli ostacoli burocratici, lo ZAR
potrebbe garantire una trasparenza senza precedenti sulle questioni relative agli UAP. I recenti fallimenti della legislazione all'interno del Congresso hanno evidenziato la necessità di una maggiore supervisione e di un'azione esecutiva più forte, qualcosa che fonti del Liberation Times ritengono cruciale per ricostruire la fiducia del pubblico. Il rapporto avverte che la padronanza delle tecnologie degli UFO potrebbe alterare radicalmente l'equilibrio di potere globale a scapito degli Stati Uniti, soprattutto se avversari come Russia e Cina dovessero raggiungere prima i risultati rivoluzionari. E afferma quindi: tuttavia, la padronanza della tecnologia UAP eclisserebbe i caratteri mobili e la scissione dell'atomo di ieri, le attuali trasformazioni nei semiconduttori e le future scoperte nel campo dell'informatica quantistica e dell'intelligenza artificiale, tutto in una volta. Si dice che queste tecnologie abbiano capacità che sfidano le nostre conoscenze convenzionali. Il rapporto sottolinea l'urgenza di questa corsa tecnologica, osservando, mentre gli Stati Uniti stigmatizzano anche il solo parlare di UAP, i nemici dell'America si affrettano a sbloccare la loro tecnologia e ad acquisire un vantaggio decisivo. Il documento critica gli sforzi compiuti in passato dagli Stati Uniti, citando ricerca e sviluppo poco mirati e eccessiva compartimentazione, di cui vi abbiamo parlato 1 miliardo di volte con Massimo, soprattutto nella puntata sull'Area 51 e altre zone strategiche, misteriche degli Stati Uniti, dei progetti classificati che hanno ostacolato la competitività. Secondo quanto riportato dal Liberation Times, si tratta di un riferimento diretto a presunti programmi classificati degli Stati Uniti che coinvolgono materiali non umani avanzati, tra cui astronavi, detriti e prodotti biologici. Il rapporto raccomanda di far leva sulla comunità accademica e scientifica, nonché sui talenti del settore privato, per accelerare la ricerca sulla propulsione avanzata e altre tecnologie. In pratica, quello che ho detto nella scorsa puntata con l'intervista a Richard Bandurick fatta in un podcast. Questo approccio potrebbe sbloccare i progressi legati agli UAP e colmare le lacune nella comprensione scientifica. In risposta al nuovo Policy Brief, Mark von Rennenkampf, collaboratore di The Hill, ha dichiarato al Liberation Times: la nomina di uno zar per lo studio di questi fenomeni è attesa da tempo. Ciò è particolarmente vero in seguito a una serie di incursioni misteriose e notevolmente sfacciate su strutture e risorse militari sensibili negli ultimi anni, che hanno esposto la risposta caotica e casuale del governo degli Stati Uniti a tali attività sconcertanti. Gli incidenti, come le incursioni notturne durate settimane sulla base aerea di Langley e la comparsa di decine di oggetti sconosciuti sulle basi statunitensi del Regno Unito, hanno offuscato il confine tra UAP e i droni convenzionali. In quei casi e molti altri in cui droni sconosciuti esibivano una tecnologia altamente avanzata, il governo degli Stati Uniti si è trovato con poche risposte, in quanto gli oggetti sfuggivano al rilevamento ed erano immuni alle sofisticate tecnologie antidrone impiegate contro di loro. Il fatto che gli oggetti svolazzassero su risorse critiche con assoluta impunità, nonostante l'impiego di decine di truppe per disattivare gli oggetti e identificare gli operatori, è ancora più allarmante. Dato che l'Ufficio per la risoluzione delle anomalie in tutti i domini del Pentagono è per legge escluso dall'indagare sugli incidenti che coinvolgono i droni, indipendentemente da quanto sia sottile l'attribuzione o l'applicazione di tale etichetta, è giunto il momento di un unico punto di contatto con le autorità e gli accessi appropriati per gestire questa sconcertante vulnerabilità della sicurezza nazionale in modo coordinato ed efficace per l'intero governo. Il documento sottolinea anche il potenziale dirompente degli US, in particolare quando utilizzati in modo improprio da attori non
autorizzati, e avverte che nelle mani sbagliate i droni possono sorvegliare e interrompere installazioni sensibili e infrastrutture critiche degli Stati Uniti, ostacolare l'aviazione, molestare i cittadini, trasportare droghe illegali e facilitare il traffico degli esseri umani. Tali sfide, come si legge brevemente, rappresentano una zona grigia di futuri conflitti, con conseguenze di vasta portata che vanno oltre la guerra informatica. Il ruolo dello zar in tali studi centralizzerebbe gli sforzi governativi frammentati tra le agenzie federali. Le recenti incursioni di UAS, come quelle del New Jersey, hanno evidenziato notevoli problemi di coordinamento tra il Dipartimento della Difesa, l'FBI, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale e le forze dell'ordine locali. Allo zar sarebbe stato affidato il compito di fornire una guida per colmare le attuali lacune messe a nudo dalle recenti incursioni. Il rapporto critica anche l'All Domain Anomaly Resolution, l'Office, l'ARO, del Dipartimento della Difesa, istituito per analizzare il fenomeno degli UAP, definendo impantanata nella burocrazia, eccessivamente isolata e incapace di raggiungere la sua missione. Secondo quanto riportato dal Liberation Times, se nominato, il nuovo zar potrebbe assumere la supervisione diretta dell'ARO, che attualmente ha sede presso l'ufficio del sottosegretario alla difesa. Le responsabilità dello zar includerebbero l'impiego dell'US Space Force, dove l'autore del rapporto era precedentemente impiegato, e dell'US Space Command, che comunque sono legate le due cose, per rafforzare l'intelligence nazionale e guidare la creazione di una stima dell'intelligence nazionale, incluso il fenomeno degli UAP. Una stima del genere potrebbe riconoscere ufficialmente le presunte origini non umane ed extraterrestri degli UAP. Il police brief si conclude con una dichiarazione audace. L'America può gestire la verità e l'America merita la verità. Una frase anche americana, proprio sul vero senso della parola, nella sua modalità. Allora, Massimo, che cosa ne pensi di queste affermazioni, eccetera? A me colpisce molto questa figura dello zar, che mi ricorda molto la figura del custode. Sì, ma questa volta non è un custode occultativo, è un custode trasparente. È chiaro che fanno una specifica che tutta la raccolta dei documenti che si andrà a fare sarà un discorso di poi di consigliare il Presidente cosa rendere pubblico e cosa tenere classificato. Questo è normale, però sarebbe un enorme passo avanti rispetto all'impantanamento in cui verte il Congresso e che è bersagliato sistematicamente dai cittadini, perché lo considerano partecipe dell'insabbiamento, perché non riescono a trovare il modo di informare il pubblico su un'evidenza. Ora, dentro al Congresso c'è una parte di parlamentari che vuole questa trasparenza, ma è bloccata dall'alta classificazione. Uno dei dati che deve fare riflettere è che un ufficio appena istituito è stato messo a cuccia dentro all'ufficio del Dipartimento della Difesa, quindi è praticamente manipolato. Questo l'hanno capito molto bene gli insider e anche i parlamentari, e quindi la figura dello zar è più che necessaria, perché così si va a bypassare un discorso che è stato già soffocato da chi dentro al Dipartimento della Difesa di facciata ha sposato la trasparenza, ma di fatto ha sempre perpetrato insabbiamenti. Quindi questi ostacoli devono essere bypassati in un modo deciso, e queste premesse scritte da Christopher Sharp, che non è la prima volta che scrive su Liberation Time di queste cose, sono 4-5 anni, non ha mai sbagliato un colpo. Io le ritengo nel prossimo futuro molto attendibili, e che sono un articolo che potrebbe precedere i tempi. Questo io lo voglio sottolineare, perché le informazioni io le vado a ricacciare di notte, di giorno le spaccio a UFO Aliens, e di sera Gabriele Lombardo ve le offre in una live che è sempre, io ripeto, un TG fondamentale su UIP, perché qua se non lo facciamo noi
campa a cavallo che l'erba cresce, nel mainstream generale non succede mai niente, non sta succedendo niente. Se si sono appicciati 3/4 di Los Angeles e il servizio che ho visto per televisione non fa vedere la dimensione dei danni che una città come Los Angeles sta subendo in un modo drammatico. C'è gente che dorme per strada, gli accampamenti li stanno ancora finendo di costruire, gli incendi proseguono, quindi secondo me la pista del piromane è molto ridicola, la pista dei laser è molto ridicola perché gli incendi si propagano in diverse zone e bisogna veramente avere il coraggio di dire quali sono le vere cause, ma per il momento le vogliono tenere tutte a tacere. E non sono gli UFO che generano questi tipi di incendi, anche se nei primi incendi c'erano delle immagini molto esplicite di UAP che monitoravano cosa stava accadendo, ma monitoravano, come hanno sempre fatto da quando sono stati avvistati e filmati da decenni. Noi i filmati non li abbiamo perché sono ancora classificati e spero che il senatore Marco Rubio, coadiuvato da persone che si stanno battendo da 7 anni come Luis Elizondo, David Grush che ha avuto un coraggio da leone, Carnil che si è esposto anche lui in prima persona, ma dietro lui ci sono tanti whistleblower che hanno già parlato a porte chiuse e che forse le prossime udienze pubbliche coadiuvate da prove declassificate faranno fare il botto finale alla verità. Allora, io apro e chiudo una parentesi. Benvenuto tra gli abbonati Mano Blu. E approfitto anche per annunciare che insieme a Bruno, a Franco, a Stefano e ad Agata da questa sera c'è tra i moderatori anche Stefania, quindi un affettuoso benvenuto anche alle tra i moderatori. Benvenuta, allora, benvenuta Stefania, è una donna molto più spietata di un uomo, ricordatevelo sempre. Ora sono in due, che c'è pure Agata, quindi allora quello che vi sto per leggere è una cosa sulla quale non mi dovete fare domande, nel senso che non mi chiedete come l'ho saputo, chi me l'ha scritto o di vedere delle prove. Se ci volete credere ci credete, se non ci volete credere non ci credete, non mi cambia nulla. A me, io vi riporto quello che mi è stato riferito da una fonte che non può essere citata. Le sfere plasmoidi sono mezzi di navigazione con entità a bordo e sono invulnerabili a ogni mezzo, anche non convenzionale, con cui sono state attaccate, persino con tecnologia ottenuta da retroingegneria. I droni che si comportano in modo anomalo sono congegni costruiti con retroingegneria, che hanno cercato di inseguire e studiare le sfere. Le sfere hanno una doppia natura, cioè sono entità che hanno capacità anche parafisiche. Ha parlato di 8 dimensioni. La nebbia è prodotta da un esperimento che risale ai progetti dello scienziato Wilhelm Reich. Sempre questo tipo accomunava la fisica alla parafisica. Le operazioni di contatto con queste entità sono iniziate con dei fenomeni tellurici. Quindi ribadisco ancora una volta, prendetela per quello che è questa cosa, cioè per una storia potrebbe essere vera, potrebbe non essere vera. Io ho fiducia che sia vera e devo dire che in qualche modo ricalca un po' tutto quello che io sostengo sin dall'inizio, fatta eccezione la parte legata all'energia tellurica, a cui non avevo mai accennato, se non in un solo video, ma indirettamente, ma a cui invece ha accennato una volta proprio Massimo,
in riferimento a cambiamenti geologici del nostro pianeta. Ora, chiusa questa parentesi, mentre che Massimo è un attimo senza video, vi voglio leggere un'altra cosa importante che riguarda la questione della disclosure. Allora, questa volta è come posso dire, un riepilogo di quella che è la discussione affrontata da Luis Elizondo in qualità di membro del consiglio di amministrazione, in quanto sembra che avrà un ruolo in quella che sarà la divulgazione ad opera del governo degli Stati Uniti sotto Donald Trump. Questo è quello che si dice e quello che sembra anche essere stato in modi molto quasi diretti, ma in realtà un po' indiretti, proprio dallo stesso Elizondo. Priorità alle tecnologie emergenti per tutti i domini, quindi riprende quello che abbiamo visto prima. Questo policy brief evidenzia una delle sfide più urgenti per la sicurezza americana, eccetera, eccetera. Quindi qui viene riportata tutta la parte che abbiamo visto prima, para. Ma in questo periodo proprio lui sta facendo delle dichiarazioni importanti. Ora prima io ho visto una domanda di Franco, se non ricordo male, che chiedeva a me e a Massimo se abbiamo avuto la possibilità di vedere l'ultima dichiarazione in un podcast di Elizondo. Allora, io non ho potuto vederla, perché sono stato super preso per preparare questa live, quella di ieri, e una riunione che ho io lunedì, che è il motivo per cui poi abbiamo fatto oggi la live con Massimo e non più il lunedì. Non so se Massimo, tu sei al corrente di quest'ultima No, io il podcast non l'ho ancora guardato, però il podcast è stato fatto insieme a un membro della famiglia di Trump. il figlio, sì. Penso il figlio. Questo è un chiaro segnale dei buoni rapporti e della volontà di Trump di coinvolgere personaggi come Luis Elizondo, e questi sono dei preamboli che gettano le basi. Le dichiarazioni nello specifico non le ho sentite, però io in questi anni ho potuto vedere chi è l'uomo, Luis Elizondo, attraverso diversi podcast che io ho seguito periodicamente. Seguo Luis Elizondo su X, ogni tanto ci scriviamo in privato, quando ha tempo e modo di rispondere, cioè quasi mai, è peggio di te Gabriele. E quindi la persona secondo me è molto, molto affidabile e molto preparata anche, e non può parlare di tutto quello che ha conosciuto ancora, ma penso che quando arriverà il momento, verrà inserito dentro un ambito governativo attivo, potrete anche voi capire chi è Luis Elizondo. Allora, io nel frattempo stavo cercando un documento che mi ero preparato, mi si è chiuso e non lo riesco più a trovare, ma andiamo comunque avanti. Allora, prima di cominciare a entrare nella questione diciamo, degli avvistamenti UFO e quindi della questione di Los Angeles, e poi gradualmente vi farò vedere anche dei video che riguardano altri episodi in giro per il mondo, sempre specificando che non siamo davanti ad un fenomeno esclusivamente statunitense, ma globale, e che ci sono gli avvistamenti di questi plasmoidi, di questi orbs, di questi UFO, di questi droni, anche in Cina, anche in Russia, in Iran e via discorrendo in tutti i paesi considerati, tra virgolette, nemici. Allora, dicevo prima che voglio farvi quantomeno assaggiare.
Scusami Gabriele, volevo solo aprire una parentesi su quello Vai. che hai detto tu. Il maggior concentramento di avvistamenti in Russia è in, come si chiama quella regione? Ho un lapsus, è la Siberia. I maggiori avvistamenti sono in Siberia, Che è la dove zona anche meno abitata. è la meno abitata, ma sotto purtroppo la Siberia c'è un enorme vulcano. Beh, non solo, ci sono anche, c'è il permafrost, c'è il più grande giacimento di metano Ma del più che altro, pianeta. secondo me, loro vanno a guardare, sorvolano su, ma è una zona vastissima, eh. Questo vulcano ha un'area che è immensa, cioè, se, tra virgolette, ci auguriamo mai, ma se dovesse esplodere quel vulcano, è 100.000 volte più potente di Yellowstone e Campi Flegrei messi insieme. 100.000 volte. Beh, penso che comunque non erutti da ormai tantissimo tempo. Che No, non... diciamo che per il momento ci sono delle attività, però non destano allarmismo per il Allora, momento. io stasera ho un problema con tutti gli apparati elettronici. Non ce n'è uno che mi funziona normalmente, ragazzi, da non credere. Allora, vi volevo fare vedere due notizie importanti. Una è questa. Qui siamo sul sito The Black Vault, dove sono stati rilasciati dei nuovi documenti che riguardano proprio la questione degli avvistamenti degli UFO, degli UAP sopra le installazioni civili e militari, quindi le centrali nucleari e gli apparati militari che hanno armi nucleari, reattori nucleari, eccetera. E qui apro e chiudo una parentesi. Qui c'è anche un documento, ci sono documenti scaricabili, eccetera. Quindi se andate nella pagina di The Black Vault, li trovate. E apro e chiudo una parentesi per un semplice motivo. Quando noi pensiamo ad apparati nucleari, se militari, pensiamo esclusivamente agli armamenti, cioè ai missili e alle bombe. Quando pensiamo ai civili, pensiamo esclusivamente agli apparati come le centrali nucleari. Ma la distinzione non è così netta, perché quando si parla di installazioni militari americane di un certo livello, tutte le basi militari americane, anche quelle in territorio estero, sono per legge e concordato tra il paese ospitante e il paese statunitense indipendenti a livello di energia elettrica. Ciò significa che in caso di qualsiasi tipologia di malfunzionamento delle linee energetiche che dovrebbero portare l'energia ad una base militare americana, questa deve essere in condizioni di continuare a operare anche in assenza di energia elettrica, che Come fa? significa che hanno i reattori nucleari all'interno delle basi, in genere sotterranei, anche là dove è vietata per statuto, convenzione, eccetera, la presenza di reattori nucleari, di energia, sfruttamento dell'energia nucleare. Quindi anche là dove ci sono installazioni militari che non hanno armi nucleari e si vedono gli UFO, potrebbero essere attratti in quel caso anche dalla produzione di energia nucleare dei reattori nucleari che rendono le basi autonome. E questa è una cosa, Ti posso diciamo, fare una domanda, Gabriele? eh, Quante di- basi di matrice americana abbiamo sul territorio italiano? ufficialmente o ufficiosamente, perché sono due cifre diverse. Quelle che conosci, che si possono dire. Allora, in tutta Europa sono quasi 70 e in Italia sono più della metà. Diciamo che quelle operative di grandi dimensioni, eccetera, eccetera, sono una 10-12, tra cui ci sono 3 basi aeronautiche,
una base per le bombe atomiche, di cui siamo tra l'altro l'unico paese della NATO ad avere i codici di attivazione delle armi nucleari agganciabili agli F-35, quindi anche se non abbiamo armi nucleari nostre, in realtà è come se le avessimo, ma non le possiamo avere per Costituzione, ma lasciamo perdere questo discorso. Quindi Poi abbiamo una base radar. Stai dicendo che in un paese che ha rifiutato l'energia nucleare, in realtà abbiamo dato delle concessioni a dei siti di avere un'autonomia indipendente tramite dei reattori nucleari che non si sono visibili. Sì, allora io nel 2012, se non ricordo male, sono stato a Niscemi in Sicilia ad indagare sulla costruzione, all'epoca ancora non erano terminate, sulle 3 antenne di Niscemi del MUOS, che per chi diciamo non sa cosa sono 3 parabole di 18 metri l'uno che servono, ci sono 3 impianti in tutto il mondo, servono a ampliare il raggio d'azione dei droni, e quello siciliano in particolar modo serve a consentire ai droni di arrivare sul territorio russo. Mentre per esempio quello in Australia serve ad arrivare sul territorio cinese e parte anche quello russo. Hanno anche un secondo scopo, che è quello di permettere il coordinamento di tutte le forze armate, migliorando di gran lunga la comunicazione in tempo record e l'informazione in tempo record, proprio per coadiuvare gli sforzi bellici. Hanno però un grande difetto: producono una quantità di microonde mastodontiche. Immaginate una parabola di 18 metri che è praticamente una gigantesca fornace di microonde che nella direzione in cui rotea provoca dei danni immani, tanto è vero che ci sono tantissime vegetazioni dell'area di riserva all'interno delle quali è stata costruita la base, perché giustamente noi italiani siamo così furbi da concedere una cosa del genere all'interno di un'area di riserva. Il miglior modo per distruggerla è farla morire. E praticamente stanno morendo anche alberi millenari e la gente si sta ammalando. Infatti c'è un comitato che comprende anche molti sindaci dell'area, e c'è stato un movimento con anche introduzioni all'interno della base che vorrebbero lo smantellamento per i danni che sta facendo e per le malattie che sta provocando. E qui nasce una leggenda metropolitana a metà, che è quella che il MUOS faccia parte del progetto ARP. Quindi devo aprire e chiudere una parentesi, visto che mi hai fatto questa domanda, io scendo un attimino in alcuni dettagli. Le antenne del MUOS non c'entrano niente con ARP, fanno danno, lo fanno anche grave e pesante, ma non c'entrano niente con ARP. Dentro la base di Niscemi, che è un distaccamento della base di Sigonella, si trovano circa 30 antenne con funzioni diverse. Alcune sono alte 150 metri, altre sono larghe 25-30 metri e hanno composizioni diverse perché servono per cose differenti. E tra queste ce ne sono 5 che sono molto simili a quelle di Gacona in Alaska, ma non c'entrano niente con il MUOS ed erano già presenti 20 anni prima della costruzione del MUOS. Quindi ci tengo a precisare questi particolari, perché il fare confusione e mescolare due cose che non c'entrano niente l'una con l'altra spesso fa una controinformazione errata e finisce per dare manforte a chi vuole mantenere il segreto sulle cose a discapito dei cittadini, che poi è la stessa cosa che sta succedendo pure, apro e chiudo un'altra parentesi, al poligono di Quirra in Sardegna. So che ci sono molti amici della Sardegna, che molti dei quali che vivono anche nella zona del poligono di Quirra, dove è stata fatta una vera e propria inchiesta e dove lo Stato italiano permette
praticamente a chi paga da tutto il mondo a venire a testare qualsiasi tipo di porcheria a livello di armamenti anche sperimentali in quella zona, e sta succedendo la stessa cosa di scemi. C'è tanta gente che si ammala, e il bestiame che si ammala, i pastori che si ammalano, eccetera eccetera. E ovviamente queste sono cose che poi andrebbero approfondite e discusse in un contesto completamente differente. Quello che voglio dire, e chiudo questa parentesi, io ho conosciuto chi ha investigato a Quirra a livello di ufficiali dell'aeronautica, con cui ho avuto modo di parlare, lo stesso per quanto riguarda in parte il MUOS, lo stesso per quanto riguarda in parte per il volo di Ustica, e per altre cose che attualmente sono, tra virgolette, sotto segreto e non possono essere oggetto di discussioni senza ripercussioni se vengono trattate a certi livelli. Quindi qui chiudo, mi fermo naturalmente, e quindi per chiudere la risposta alla tua domanda, Massimo, a Niscemi non ho le prove, ma quando sono state montate le antenne, sono state montate su un rialzo, considerando che i piloni delle antenne sono alti circa 30 metri, 30-35 metri, su un rialzo di circa 70-80 metri, all'interno della quale è stata costruita qualcosa che dà energia e che ha degli scarichi esterni dove vengono scaricati dei liquami, acqua sporca, eccetera, che fanno pensare appunto a reattori nucleari. E qui chiudo la parentesi. Allora, altra cosa che mi interessava farvi presente, questo, che praticamente sono stati annunciati nuovi documenti declassificati sugli UAP e gli UFO da parte dell'Australia, che fino a qualche anno fa aveva detto di avere pubblicato tutto quello che possedeva sul fenomeno. Evidentemente non è assolutamente vero, quindi c'è questa novità, sono segnalati i siti, c'è questo sito che è il sito dell'Archivio Nazionale Australiano, che però è fatto in una maniera che se andate a cercare in pratica le questioni, i documenti su UAP, io personalmente facendo una ricerca così veloce non sono riuscito a trovarli. Quindi va fatta una ricerca più approfondita e meticolosa e senza premura come avevo oggi io. E questo è quanto. Passiamo naturalmente ad un altro argomento. Prima però di passare all'altro argomento, voglio spiegarvi un attimino qual è lo scopo principale di questa nuovo appuntamento, anche se oggi è di domenica, del lunedì sera fisso settimanale. Aggiornerò poi le locandine del canale YouTube, aggiungendo appunto anche l'appuntamento fisso del lunedì con Massimo. In molti avete chiesto di ospitare più spesso a Massimo e avete detto che insieme io e Massimo facciamo un buon lavoro, eccetera, cosa che io condivido assolutamente. E quindi abbiamo deciso di fare questo appuntamento fisso, a meno che non ci saranno ovviamente dei problemi al momento, ma questo ve lo comunicheremo, del lunedì sera alle 21:10. E questo appuntamento sarà dedicato in gran parte naturalmente alle novità della disclosure, chiaramente anche se ci sono novità sulla questione internazionale in questo momento,
E poi avevamo pensato di parlare anche un pochino, quando magari ci sono meno argomenti contemporanei, di quella che è l'ufologia storica sostanzialmente. Quindi questo saranno gli argomenti di discussione di questo progetto che porteremo avanti insieme con Massimo. Vi preannuncio anche che sto lavorando a nuovi ospiti, per avere nuovi ospiti, nuove collaborazioni, eccetera. Ho già ricevuto qualche proposta e quindi cercheremo prossimamente anche di intervistare, di ospitare altre persone con altri argomenti. Vi ricordo che martedì abbiamo una puntata con il presidente del Gauss, Pietro Marchetti, e tratteremo 2 casi storici molto importanti, quindi vi aspetto anche lì in tanti. Andiamo con la questione Los Angeles. Naturalmente stiamo parlando di un incendio che ha devastato una buona fetta della città, e in particolar modo tutta l'area delle ville a ridosso della spiaggia, che parte da un banalissimo incendio sopra una collina, controllabilissima. Tra l'altro ho scoperto oggi che proprio oggi, grazie a un video di sorveglianza, hanno inchiodato colui che ha appiccato il fuoco sulla collina. Però attenzione, perché lì ci sono tante altre cose da dire che riguardano un'altra forma di incendio, le caratteristiche dell'incendio, cosa ha bruciato e cosa no, ma affronteremo a tempo debito, non è questa la puntata in cui ne parlerò. Al momento mi interessava dire semplicemente che è stato quindi individuato il fautore dell'incendio sulla collina, dal quale si dice che sia divampato poi l'incendio sulla città di Los Angeles. Ma se andate a vedere le immagini, i video di quell'incendio, vi renderete conto che è meno grave di un banale incendio estivo di erbacce, di sterpaglie su una collina perfettamente controllabile dai vigili del fuoco da un corpo forestale. La domanda quindi nasce spontanea: com'è possibile che uno dei corpi dei vigili del fuoco più imponenti e migliori, tra virgolette, come capacità al mondo, non sia riuscito a contenere un incendio banale di erbacce in una collina e a far distruggere mezza Los Angeles? Ovviamente lo scopriremo in un'altra puntata. C'è di mezzo, giusto per fare un accenno, il laser, le armi ad energia e tutta una serie di altre cose di cui magari cercheremo di parlare. Ma in contemporanea a tutta questa cosa c'è un fattore che è quello ufologico, che è quello del flap ufologico e che è quello praticamente legato ai droni. Ora vi faccio vedere alcuni video un po' particolari. Prima però di andare diciamo ai video più interessanti sulla faccenda, ve ne mostro uno che è stato catturato da da un aereo, mi pare. Vabbè, lo vediamo e poi lo commento. Telecamera di sorveglianza. Allora, qua siamo in Islanda. Durante un'eruzione di un vulcano c'è un oggetto che emana luce blu. Da Gabriele, io non so se capita solo a me, però io vedo il video oscurato. Oscurato? Sì, le immagini non ci sono. Ecco, stanno arrivando adesso. Ah, può essere che c'è un po' di ritardo. Allora, mi sa di sì che c'è ritardo perché si era fermato già.
Questa è una registrazione di una live durante un'eruzione di un vulcano in Islanda. Questa stessa tipologia di fenomeno è stata vista anche durante l'incendio di Los Angeles. Quindi mi interessava farvelo vedere per questo. Allora, qui abbiamo un primo video. Vediamo, si sono un po' mescolati. Vediamo se è questo. Allora, guardate attentamente, c'è un oggetto gigantesco che vola in mezzo al fumo dell'incendio. Ovviamente lo etichettano come UFO drone. Questo è un avvistamento del 7. Questo stesso oggetto che sembra fusiforme, vedete che c'ha anche due luci, viene avvistato pure in altri momenti. Allora, vediamo se era, perché dovrebbe essere questo. Questo è l'ingrandimento dell'oggetto. Lo faccio rivedere un attimo. Stasera si bloccano i video. Non so per quale ragione, vabbè, ne faccio vedere un altro. Vedete che appare un orb in mezzo al fumo, svolazza velocemente, si rinfila nuovamente per uscire da un'altra parte. Questo significa che là in mezzo ci sono le stesse cose che abbiamo visto in New Jersey, a New York, in Tennessee, in Minnesota, in Texas, in Arizona, in California. Vediamo se adesso mi fa ripartire di nuovo quello precedente. No, proprio non si vede più completamente. Vabbè, niente, come non detto. Allora, rimuovilo. Vediamo questo. Fires, I swear there's a UFO. Look, there's a plane. Allora, questo è un tizio che è in diretta, ma ci sono i video che possono essere visti anche gli originali dalle televisioni direttamente, che ci mostra come in live, mentre c'è il telegiornale, si vedono gli UFO che passano da una parte all'altra sopra l'incendio di Los Angeles. Vedete questa sfera di plasma sotto? E ora dove indica il What the fuck dito is that? invece un altro UFO sigariforme uguale a quello di prima. What the fuck? Look at it. Vedete, qua sotto c'è la Look how sfera di fast it's plasma. going. E questo è pure interessante. Allora, vediamo pure questo. Plane. Qua ce lo fa vedere più vicino la sfera di plasma. E l'oggetto è velocissimo da fare da nulla. Just recently starting to, come on the brink of being expired. We are going to see those winds picking up. Get that small little break, and that break just recently starting to, come on the brink of being expired. We are going to see those winds picking up, and Ok. Ora vi faccio vedere quest'altra, una telecamera di sorveglianza. Purtroppo lo vedete piccolino, lo fermo un secondo. Ci sono queste che sembrano luci di plasma che passano. Che è successo? Mi vedete? Ho bloccato. Infatti, stasera c'è qualche cosa che non va. Allora, io devo uscire un attimo e devo rientrare, in pratica. Già conosco l'antifona. Massimo, nel frattempo, se tu vuoi spiegare qualche cosa, io torno tra un attimo. Ma spiegare qualcosa, ci sono parecchi video molto espliciti sia degli incendi che in altre zone, come ho detto anche prima, dove ci sono dei fenomeni o indotti o naturali che sono all'attenzione di questi plasmoidi. Come ho detto prima,
anche in Siberia, in certe aree vengono avvistati, lì c'è un enorme vulcano. Io non so perché vanno sempre nelle zone, forse per avvertirci, forse per attirare la nostra attenzione su un qualcosa, perché magari è il loro modo di comunicare con noi. Sono stati visti tante volte in prossimità dei vulcani e nelle nostre aree territoriali c'è una grossa presenza di fenomeni aerei fra la Sicilia e la Campania, poi anche nel Lazio. La massima concentrazione di plasmoidi sono stati ripresi lì da cittadini anche in pieno giorno e sono sempre aree che hanno delle attività magmatiche. In Campania abbiamo i Campi Flegrei, in Sicilia abbiamo l'Etna, che conosciamo benissimo, vulcano attivo, e parecchie volte quando ci sono questi fenomeni aerei non identificati sono sempre in prossimità di queste aree, oltre che sui siti sensibili militari. Oggi stanno più stanno più monitorando le aree civili che i siti sensibili. Hanno cambiato strategia e questo dovrebbe essere un segnale di lettura che dovrebbe essere interpretato da noi nel modo giusto, e non è solo un fenomeno di palesarsi per dire esistiamo. Probabilmente c'è un messaggio molto più profondo che loro vogliono dare a noi, ma siamo noi che dobbiamo cercare di prestare la giusta attenzione e fare la giusta interpretazione. Questo, secondo me, è la cosa più importante che dobbiamo cercare di comprendere, oltre alla fase folcloristica e piacevole del fenomeno per i sostenitori della vita extraterrestre o degli UFO. Dobbiamo cercare di comprendere qual è la vera lettura che dobbiamo dare a questo tipo di segnale che oggi è visibile a molti e che fluisce molto più velocemente a livello pubblico sui social e sui network. Allora, c'è un altro video che è quello originale che volevo far vedere prima che fossi costretto ad uscire e rientrare dalla live. Vediamo se ve lo riesco a far vedere, così a scanso di equivoci, se qualcuno magari pensa che il video è soltanto ripreso da una scena modificata da un televisore, dal tizio che lo fa vedere. No, assolutamente no. Questo è il telegiornale originale dove viene spiegata tutta la situazione, dove poi si vede effettivamente quel movimento, quella scena. And this started along the border of LA County and Ventura County, 20 acres with moderate rate of spread. Aircraft are being diverted from the Palisades fire to this new fire. That's not what we need to hear, especially given the time of day. We know, as our meteorologists, including Star Harvey, who's here with us right now, have been reporting that the winds are going to pick up as we make our way into this evening. And that red flag warning that was supposed to expire yesterday, extended to today, now has been extended until tomorrow. Yeah, because Star, we had a bit of a reprieve in the last, half day or so, where people started to feel like maybe we're out of the woods. I started to feel that way, but this is kind of evidence that maybe we're not. Yeah, that's right. We did see a lull in that wind activity, and it began as early as today. And, we were able to get that small little break, and that break just recently starting to come on the brink of being expired. We are going to see those winds picking up, and che non è un aereo. Today we are talking Massimo, about puoi winds chiudere un that are attimo il expected microfono, to per favore? continue over into portions of tomorrow as E well. So non è un exactly aereo what you are seeing happen che non right ha ali, there across the quindi non può West essere un Hills aereo. area is exactly Non è un what we've missile been perché non si forecasting comporterebbe in with that questo red modo, flag oltre warning che being in enorme. place. That big red or pink map that we've had out, through this Vabbè, entire event is just il indication that resto non ci interessa. Cioè, io ho chiuso lo schermo e ancora continua a sentirsi. Oh, stasera non c'è una cosa che funziona come dovrebbe in rete. Allora, ultimo
articolo che mi interessa mostrare, poi andiamo a vedere un po' di video e a rispondere naturalmente alle domande. Quindi in questi giorni abbiamo detto che ci sono state diverse collisioni di aerei con presunti droni. Uno degli ultimi è stato appunto con un Canadair che stava spegnendo gli incendi e questo è il risultato, questo grosso foro nell'ala. Ovviamente non c'è stato il morto, non è caduto il velivolo. Se qualcuno diciamo pensa quindi il danno è stato limitato, in realtà il danno è stato grande, non tanto quello dell'aereo, ma il fatto che l'aereo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza e non ha più volato da quel giorno, togliendo un mezzo allo spegnimento dell'incendio di Los Angeles che sarebbe stato molto utile e probabilmente avrebbe contribuito a salvare qualche vita. A scanso di equivoci, molti articoli di network stanno riportando la notizia che a colpire il Canadair sia stato un drone a 4 eliche. Non è stato ufficialmente dichiarato da nessuno, quindi è un'invenzione giornalistica, poiché se andiamo a vedere gli articoli nel dettaglio, ci parlano del modello dell'aereo e non del drone, che ovviamente ha un suo nome, ci danno l'orario dell'evento, ci danno le caratteristiche per cui questo aereo è importante nello spegnimento degli incendi e tutta una serie di altri dati. E poi specifica che la Federal Aviation Administration, la FAA, che gestisce lo spazio aereo e quindi i voli anche dei droni, insieme all'FBI hanno attivato un'indagine sull'accaduto. La FAA ha emesso un comunicato ricordando che interferire con le operazioni antincendio su terreni pubblici costituisce un reato federale punibile fino a 12 mesi di reclusione. Nel momento in cui la FAA fa questa affermazione e l'FBI ha aperto un'indagine, vuol dire che uno, non sanno chi ha sbattuto o cosa ha sbattuto contro l'aereo e di conseguenza non sanno se era un drone, se era un drone, chi lo stava facendo volare. Altrimenti non avrebbero aperto un'indagine, non avrebbero fatto un comunicato, ma avrebbero arrestato direttamente la persona. Inoltre l'agenzia può imporre sanzioni fino a $75.000 ai piloti di droni che interferiscono con le operazioni di soppressione degli incendi, soprattutto in presenza di restrizioni temporanee del volo, come c'è per ora. Nulla di tutto questo è stato fatto, quindi non c'è nessuna prova che sia stato realmente un drone ad andare a colpire l'ala dell'aereo. Tu che ne pensi, Massimo? Vuoi dire qualcosa riguardo a questo evento? In aggiunta a questa cosa, l'avevamo già un po' esplorata questa cosa qua, ma la ribadisco. Allora, i droni che sono in commercio sono di classe 1 e 2 e sono tracciabili. Queste altre tipologie di droni hanno la capacità di non essere tracciati dai radar, quindi neanche i radaristi che dovrebbero coordinare i voli di linea ne avevano traccia, quindi questo ha sbattuto e il pilota non sa neanche che cosa gli è sbattuto, oppure l'avranno visto di striscio e non hanno potuto identificare perché l'azione sarà stata molto veloce, ma il fatto stesso che non riescono a identificare la fonte o a rivedere tramite certi apparati che hanno loro chi operava con un drone o manovrato a distanza non è possibile, quindi vuol dire che anche loro brancolano nel buio perché probabilmente è stato qualcosa che sfugge a riconoscimento radar e altro, quindi secondo me in quella fattispecie è successo un qualcosa e dobbiamo tenere conto della situazione globale degli Stati Uniti perché
ci sono anche delle mappature di dove sono stati effettuati gli avvistamenti di questi droni di classe 3 e 4, e coi puntini rossi che sono quelle che si sono susseguiti nei giorni, e in quelle mappature ci sono anche i puntini di verdi che sono gli avvistamenti più recenti. Però in tutto ciò c'è un'enorme difficoltà a poterli tracciare, perché questi velivoli, chiunque li governi, li ha progettati per sfuggire ai sistemi convenzionali radar che si usano, e nella fattispecie in un territorio come quello statunitense la tecnologia radar è molto più avanzata che negli altri paesi, ma molto più avanzata. Sono i leader su questo pianeta a livello di detenzione di tecnologia avanzata, anche tramite dei programmi di computer molto sofisticati che permettono ai radar di avere delle prestazioni molto più precise. Anche questi sistemi di dominio statunitense per il momento hanno fatto cilecca sugli agganci, quindi c'è una confusione sui cieli degli Stati Uniti che è impressionante. E come anche ha riportato Luigi Elizondo, siccome la confusione è molto alta, c'è un'enorme difficoltà anche dai massimi apparati di difesa di fare il distinguo fra droni, UAP e chi più ne ha più ne metta. E queste sono le situazioni a cui sono soggetti gli operatori di linea. Ma ricordo sempre che il grido d'allarme è stato poco preso in considerazione, l'aveva lanciato Ryan Grace, perché American Safe Aerospace nasce proprio per evitare questi tipi di cose, ma se non si è potuto lavorare in un certo modo e loro sono impreparati a gestire questo tipo di fenomeno, è dovuto anche al fatto che certi sistemi radar sono stati ritenuti già sufficienti quello, quando poi nella realtà dei fatti si è conclamato che non sono sufficienti. Quindi ci sono delle tecnologie supplementari, ma se non sono state installate non è che le possono installare dalla mattina alla sera. Poi ricordo sempre che anche il governatore del New Jersey aveva trovato una soluzione per poter tracciare questi droni di classe 3 o 4, ma dall'FBI è stata rifiutata. Quindi qui c'è tutto un miscuglio fra volontà, indagini, chi governa e chi non governa, che è un caos totale. Ma tutto questo, guarda caso, è successo fra il passaggio di una presidenza, ma ci rendiamo conto in che situazione vertono gli Stati Uniti? Non c'è un effettivo coordinamento. La vecchia presidenza se ne sta proprio lavando le mani. E poi, se lo volete proprio sapere, gli incendi in California sono stati poco gestiti dai pompieri, perché la vecchia presidenza, cioè quella Biden, nel 2023 ha avuto la brillante idea di tagliare 17 milioni di dollari di fondi per il riammodernamento delle strutture dei vigili del fuoco proprio in California. L'unica che si è salvata è stato il Texas, che ha praticamente degli apparati molto più avanzati per gestire questo tipo di incendi. Infatti gli aiuti sono arrivati proprio dal Texas, ma in California proprio nel momento cruciale sono rimasti a corto d'acqua. Ma questo non è che me lo sto inventando io. Io ho parlato con un operatore che è lì, un volontario, che per le sue capacità di creare punti di comunicazione ha gestito i punti di raccolta delle tende, dove praticamente c'erano tutti gli apparati radio per coordinare gli interventi. E lui mi ha detto che i pompieri erano in netta difficoltà perché non avevano più le risorse d'acqua per fronteggiare quel tipo di incendio lì, proprio perché non sono stati riammodernati. Los Angeles è crollata sotto le fiamme anche perché questo tipo di incendi non è stato potuto essere gestito perché mancavano le risorse per poterlo fare. Allora, io su questo ho una versione diversa che purtroppo devo dire peggiore, collima perfettamente con quella delle Hawaii, ma non voglio entrare in merito troppo dettagliatamente alla cosa perché sennò ci censurano la puntata
se non peggio, perché ricordo che mi è stato chiuso un account TikTok per certe affermazioni fatte sulla questione delle Hawaii. Allora, io so e ho letto dalle testimonianze che l'acqua a Los Angeles è stata chiusa alcuni giorni prima, volontariamente, esattamente come è accaduto alle Hawaii. Stessa dinamica. E quando praticamente c'era la necessità di andare a spegnere l'incendio, i vigili del fuoco non avevano le risorse, quindi di conseguenza, come hai detto tu, per poterlo spegnere. Quei famosi 17 milioni di dollari che dovevano essere investiti proprio a Los Angeles e in altre città della California servivano per installare delle mega cisterne di emergenza per gli incendi. Cioè, se anche l'acqua è stata chiusa, quando Trump dà la colpa ai governatori della California è perché non si sono ribellati alle direttive di Washington che tagliavano i fondi quando questi tipi di interventi potevano essere basilari per salvare i cittadini e tutto quant'altro da eventuali incendi. Se non gli hanno fatto le cisterne di contenimento per i pompieri, che erano solo a uso e discapito dei pompieri, è ovvio che i pompieri si sono attaccati alla rete idrica, sono rimasti a piedi anche loro. Ma questo tipo di interventi negli Stati Uniti l'hanno potuto eseguire solo in Texas. In Texas sono all'avanguardia per gestire eventuali incendi, anche in caso di mancanza di acqua idrica hanno le loro riserve che sono solo a uso e consumo e utilizzo dei pompieri. E in California non c'era questa opportunità qua perché non sono arrivati i soldi e i lavori non li hanno fatti. Allora, diciamo che però la sovrapponibilità con la questione delle Hawaii, al di là ora delle mancanze dei fondi, eccetera, fa presupporre che ci siano state delle volontà precise per far succedere questo. Tant'è vero che, come ho detto all'inizio, era controllabilissimo. Io ve lo dico da persona che ha partecipato allo spegnimento di un incendio, in realtà più di una volta, ma uno in particolar modo, dove un'intera collina con anche piccoli alberi aveva preso a fuoco per dolo per un gruppo di ragazzi imbecilli che hanno appiccato fuoco, e in due, senza diciamo essere vigili o vigili del fuoco forestale, semplicemente con 2 rami, un sacco e una pompa d'acqua abbiamo spento l'intero incendio. Motivo per cui quando le condizioni anche sono sfavorevoli, finché un incendio è di piccole e contenute dimensioni, anche se ci fosse il vento forte, se lo si sa prendere, e dubito che i vigili del fuoco non sanno come gestirlo, lo si spegne. Non va ad intaccare soprattutto le case, perché un incendio di sterpaglie non ha la forza sufficiente per andare ad appiccare incendi alle case. Per appiccare gli incendi alle case ci vogliono gli alberi di grandi dimensioni ed altezza che quando prendono fuoco raggiungono temperature altissime, fanno volare le parti dovunque e le fiammate arrivano anche a 20-30 metri d'altezza. Allora lì la cosa cambia. Il problema che si è verificato, io ribadisco, non volevo parlare dell'argomento ora perché sapevo che avrebbe trascinato tutta la questione. Dico sta cosa e poi chiudiamo l'argomento, lo rimandiamo a quando faremo la puntata su queste cose. La tipologia di incendio è tipica delle armi ad energia, cioè bruciano le case, non brucia la vegetazione, bruciano tutte cose ma non bruciano le cose di colore blu, perché viene utilizzato il laser blu, che non brucia il blu, ci passa sopra, non scalfisce. Nel momento in cui vediamo della vegetazione ingrigita o parzialmente bruciata, è normale che sia circondata dalle fiamme, da un'altissima temperatura, si affuma o si brucia. Ma quando la distanza è
leggermente maggiore, nonostante le altissime temperature capaci di fondere i metalli che bruciano a 700 gradi meno, 800 gradi meno della fusione di un metallo, non ha senso, se non con una cosa mirata. Quindi lì, andando a scavare, basta scavare, sapere dove scavare per scoprire che c'è già un progetto edilizio di costruzione della più moderna città statunitense a partire dal 2028. E che è molto più semplice costruire una nuova città là dove non c'è più niente, in un momento in cui da 3 anni sono bloccate le assicurazioni per una problematica legata all'elettricità nella zona della spiaggia, quella più colpita, piuttosto che dover pagare le assicurazioni a 40.000, 50.000 case come minimo, del valore anche di 1/10-30 milioni di euro ciascuno, perché là in mezzo c'erano le case di Harrison Ford, di Angelina Jolie e tutta questa gente di qua. Poi uno là in mezzo ci può anche andare a trovare altre cose, come per esempio che avrebbero distrutto tutte le prove del caso di Diddy. Chiudo qui questo argomento, perché se no poi veramente andiamo su tutt'altra onda. Allora, vediamo qualche video. Io togliere. There is a drone. Allora, questo è un drone. Questo è un drone che è stato ripreso a Los Angeles il 6 gennaio. Posted in the sky right there. Ed è I don't know what is going on here. però la stanno vedendo, dicono grandi quando un bus o un minivan. E non ha effettivamente eliche. Sembra quasi un dirigibile a guardarlo. Allora, andiamo a vedere un altro video. Questo è un avvistamento del Canada dei giorni scorsi. Ovviamente non sono droni. E a scanso di equivoci, se c'è qualche imbecille magari che sostiene che sono sacchetti della spazzatura portati dal vento in aria, non lo sono. Qua siamo a Budapest. Un plasmoide in aria. Allora, andiamo a vedere un altro video. Qua siamo in Cina. Questo è un avvistamento dei giorni scorsi di un plasmoide a bassissima quota in Cina. Per chi sostiene che non ci sono avvistamenti nei cieli della Cina. Questo non mi ricordo, però è dell'11 gennaio. Non mi ricordo la località.
Qua siamo negli Stati Uniti, ad Arlington, il 6 gennaio. Qui siamo nuovamente in Cina, a Shaanxi. E un'altra persona che dallo stesso posto ha filmato lo stesso oggetto. Infatti il video è quasi completamente sovrapponibile. Repubblica Ceca. New Jersey. Durante un temporale. Se osservate bene come volano, sembra che stanno girando come in un vortice in aria. Ok. Questo è sempre quello della Cina, visto da un'altra prospettiva. Filadelfia, aeroporto di Filadelfia, 11 gennaio. Potete vedere che sono grandi quanto la parte di sopra delle due torri praticamente. Object falling from the sky. Keep watching, viewers. This is incredible. I cannot believe it. Keep watching. How? Tolgo l'audio perché la musica se no bloccano. Qua siamo praticamente sopra i palazzi. Vi ricordo che qualche puntata in live fa vi ho fatto vedere un video analogo in cui c'era una di queste sfere di colore azzurro che atterrava letteralmente dentro una base spagnola nel terreno, e c'erano le persone che osservavano, hanno ripreso, e che poi si è aperta un'inchiesta. Allora, una risposta al volo a Davide, che ho visto che ha scritto stanno facendo più grossi nel tempo. Sì, stanno diventando di più, stanno diventando più grandi e tendono a scendere sempre più verso il basso. Carolina del Sud. Qua abbiamo queste 4 luci che si accendono e spengono praticamente come se stessero segnalando qualcosa, perfettamente ferme in aria, e tra l'altro le 4 luci messe insieme sono anche belle grandi, non appartengono ad una struttura piccola.
Questo Mira, sí está sembra completamente parado. lo stesso oggetto che abbiamo visto a Los Angeles tra le nuvole, No se mueve para nada. secondo me. Y está grande el güey. Mi pare che ci dovrebbe essere un altro video. Ah, questo è del mese scorso. Non so se avete notato. La sfera di plasma è arrivata, si è preso l'altro oggetto, cioè il nero, e si è andato. Togliamo l'audio, ogni tanto me lo scordo. C'è stata una sorta di fulmine che ha colpito da un oggetto all'altro, e poi questa scena. Allora, c'era un altro video che purtroppo non riesco a farvi vedere, quindi lo rimando alla prossima puntata, alla prossima live, che era un video di sfere di plasma nei cieli di, se non ricordo male, San Pietroburgo, quindi in Russia. Tra l'altro erano anche parecchi oggetti. Massimo, vuoi dire qualcosa su questi video oppure andiamo alle domande? No, vai alle domande, tanto i video parlano da soli. Ok. Allora, prima domanda di Francesco Filogamo. Buonasera Gabriele, essendo della provincia di Catania vorrei andare a visitare Canneto di Caronia, per il quale tu ci hai dedicato diverso tempo per la vicenda. Cosa mi consigli di vedere? Allora Francesco, innanzitutto al momento non ci sono né incendi né fenomeni straordinari, almeno ufficialmente. Il massimo che c'è, sono abbastanza sicuro che ci sia, è improvvise fumate, ma sono all'interno di case non visitabili e se ci si avvicina per cercare di interloquire con gli abitanti riceverete una bella sgridata da parte di persone non ben identificate in borghese, che vi intimano di levarvi dalle scatole sostanzialmente, e che di fatto dicono ai testimoni di non parlare con voi. Quindi chiudo questa parentesi. Le uniche due cose che posso consigliarti di andare a vedere, che c'hanno qualcosa, almeno fino all'ultima volta che ci sono andato io, 3 stati fa, se non ricordo male, sono la fabbrica abbandonata di ceramica di Santo Stefano, paese prima, venendo da Palermo, dove facevano gli appostamenti i servizi segreti e lo staff scientifico faceva degli esperimenti per fare poi le verifiche in sicurezza, e dove è possibile trovare tutti i resti degli appostamenti. Quindi quando avevano approntato le sale magari con il videoregistratore, il lettore DVD, la televisione, il caminetto, questo e quell'altro, perché ovviamente era un posto in rovina, riviste eccetera eccetera, tutta roba abbandonata, e lì in mezzo ci sono anche alcuni reperti come delle lampade enormi, grosse così, che venivano utilizzate per la sperimentazione. C'era anche un forno per la ceramica, un portatile che veniva utilizzato probabilmente per simulare le alte temperature eccetera. E la seconda cosa è il santuario di adesso non mi ricordo, poi te lo faccio sapere la prima occasione, e c'è un santuario lì sopra,
sopra Canneto di Caronia, sopra Caronia, dove sono custoditi gli ex voto storici, e in molti di questi ex voto storici ci sono raffigurazioni di persone che affondano con le barche in seguito al decollo dal mare di strani oggetti, oppure vengono salvati in mare e poi successivamente magari da quelli che stanno dentro a questi oggetti dopo che le loro barche sono finite rovinosamente e magari stanno annegando. E ci sono anche casi di guarigione di queste entità che vengono disegnate che passano attraverso i muri, eccetera. Il problema è che questo santuario è visitabile un solo giorno l'anno per una festività particolare, e questi ex voto si trovano all'interno della sacrestia, che non sempre è accessibile durante queste visite, quindi è molto 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 raro che si riesce. Si è a conoscenza di alcuni avvistamenti dell'Etna, in particolar modo sono stati avvistati tra uscire cratere principale. Allora, Francesco, gli avvistamenti dell'Etna nel passato me ne sono stati segnalati, e ce ne sono pure due qui sul canale, uno proprio dell'Etna e uno di non mi ricordo quale paese, dove è stata ripresa una flottiglia. Però di avvistamenti sull'Etna ce ne sono stati tantissimi, anche non documentati, altri documentati magari non ho pubblicato. Quelli di recente non li ha segnalati nessuno, quindi non ho avuto modo proprio di poterli vedere. Mi farebbe piacere se riuscissimo in qualche modo a vederli. Allora, domanda di Paolo: è vero che ci sarà un'escalation del fenomeno tra un po'? Io direi che ci siamo già in questa escalation, che poi possa aumentare, può aumentare sempre in qualsiasi momento. Bisogna vedere cosa si intende per escalation. Tu che pensi, Massimo? Ma guarda, io l'altra volta ho detto che probabilmente siamo dentro a una prima fase, che poi si possa intensificare questa fase, che poi si possa trasformare in qualcosa d'altro, potrebbe anche essere, ma è tutto proporzionale a che tipi di eventi andiamo incontro noi su questo pianeta. Domanda di Davide: ma dal Vaticano ancora silenzio su ciò che sta accadendo? Che mi risulti sì. A te risulta qualcosa? No, siamo nella norma, ha fatto sempre silenzio. Beh, a parte quella volta che per tenere il passo con gli Stati Uniti hanno fatto l'annuncio che avrebbero fondato un gruppo di eventuale No, studio. i seminari ci sono. Sì, no, chiaro, quelli interni però. Sì, quelli interni sono molto blindati, danno solo delle piccole descrizioni di quali sono le linee guida, però con questi preti che vengono formati lì dentro sono inavvicinabili. Tra l'altro ricordiamo che sono tutti gesuiti. Ecco, con un alto grado di istruzione, perché uno dice il prete massimo ti dà le benedizioni, questi hanno la tonaca ma sono come degli scienziati. Sì, ma infatti poi c'è il discorso della specola vaticana, ma i gesuiti proprio sono un ordine completamente diverso da tutti gli altri. Quindi Molti sono in Arizona. Anche in Sud America. Allora, parecchi sono in Arizona. Perché alcuni ufologi collegano la comparsa di oggetti non identificati sui cieli del pianeta Terra a pratiche esoteriche, occulte e sataniste che avrebbero aperto portali dimensionali? Allora, dico un attimo la mia, tanto domanda di Freddy. Innanzitutto bisogna vedere se le due cose sono collegate, perché il fatto che due cose avvengano in contemporanea non è indice necessariamente di un collegamento tra le due cose. Ci sono teorie che sostengono che gli alieni, gli extraterrestri sono i demoni di una volta e che quindi sono la stessa cosa.
Ci sono teorie invece che parlano della parafisica, teorie interdimensionalità, extraterrestri provenienti da altri mondi, eccetera, eccetera. Allora, quello che è possibile stabilire, secondo me, è che ci sono due fenomeni in contemporanea. Uno è quello delle messe nere, delle società sataniche, delle pratiche occultistiche, oscure, eccetera, eccetera, con dei fini precisi, che in alcuni casi potrebbero, il condizionale è d'obbligo, aver aperto dei portali di accesso per entità negative, che poi è la stessa cosa in chiave però tecnologica, che avrebbero anche in questo caso condizionale d'obbligo fatto al CERN, secondo la scienziata svizzera di cui abbiamo parlato in alcune puntate fa, e che avrebbe dato accesso ad entità diaboliche, non demoniache. È una cosa leggermente differente, perché per diabolico si intende anche un modo di agire e non necessariamente un modo di essere, che avrebbero intimato la fine della società umana, perché abbiamo aperto appunto questi portali. Il fatto però che in contemporanea ci sia un aumento degli avvistamenti UFO, ci sia una nuova fenomenologia, eccetera, non significa che le due cose siano ognuna la conseguenza dell'altra. Potrebbero essere completamente separate, potrebbero non entrarci nulla. Una potrebbe essere l'effetto della seconda ma contrario, per ipotesi, per esempio. Il fatto di avere aperto dei portali che farebbero danno, sempre ovviamente se è vero, da cui uscirebbero entità negative, sempre se è vero, potrebbe aver attirato l'attenzione di entità positive, tra virgolette, che magari sono qui per proteggerci e per contrastare. Da lì viene la teoria, secondo alcuni, che gli orbs sarebbero entità di luce, di conseguenza angeli. Ma sono tutte teorie e ipotesi sviluppate dalle persone con la propria conoscenza e le proprie ideologie, non solo idee, che portano di conseguenza acqua al proprio mulino e ad andare in una direzione precisa, che è quella dove si vuole andare. Ma se noi pigliamo 2 o 3 cose e le mettiamo insieme e hanno qualche punto comune, e abbiamo una capacità di costruire in maniera logica e razionale i collegamenti tra queste cose, è chiaro che troveremo sempre dei collegamenti tra le cose, ma non significa che se c'è un collegamento tra 2 cose automaticamente la terza è giusta, quella che ne consegue, perché secondo questo principio, se una persona si trova su una scena del crimine, la dovremmo accusare di aver commesso il crimine in automatico, ma non è così che funziona. Guarda Gabriele, a me non so chi abbia fatto queste considerazioni, ma mi fanno scappare solo da ridere, perché nel corso della storia umana delle evidenze, delle tessere ci sono state, quindi o questi signori qua che hanno il dominio di aprire i portali e di conseguenza possiamo giustificare il forte avvistamento massiccio a cui siamo sottoposti in questo periodo, e a discapito loro, ma mi fa solo scappare da ridere, perché se no devo chiamare Ryan Gracie e dire: ma tu li hai visti i demoni nei 2 anni che li avvistavi tutti i santi giorni al largo delle coste della Virginia? Che purtroppo quell'evento lì, che è durato 2 anni, era solo a discapito dei militari che si addestravano nella zona addestrativa, che tra l'altro quel fenomeno è ancora in essere, se proprio la vogliamo dirla tutta. Ma è possibile che si sono state portate delle testimonianze, una persona quadrata come lui e i suoi commilitoni che si addestravano anche con lui, li vedevano a quote di 30 e 50 mila piedi tutti i santi giorni per 2 anni dietro fila, 2014 fino alla fine del 2016. Ora, che se ne venga fuori l'ufologo di turno che porta dentro a questo fenomeno reale che stiamo vivendo adesso queste cose qua, a me mi scappa da ridere. La descrizione logica l'ha data Gabriele, a me mi scappa da ridere, perché se devo pensare
che questa sia un'ipotesi attendibile, allora devo pensare che qualcuno aveva il dominio dei portali dall'inizio dell'avvento dell'uomo sulla Terra e che i nostri avi sulle caverne disegnavano certi ominidi perché vedevano i demoni. Vogliamo metterla così? Ci piace di più? Se vogliamo metterla così, mettiamola così. Allora, Anna Maria dice: noi parliamo di America sulla disclosure, ma dall'altra parte del mondo si sta muovendo qualcosa in questi giorni? Anna Maria, se parliamo di disclosure, parliamo di una cosa prettamente americana, con una parola americana e per un problema americano. Se parliamo di declassificazione di documenti, proprio esclusivamente declassificazione di documenti, prima della declassificazione, all'inizio anzi della declassificazione dei documenti negli Stati Uniti degli ultimi 9 anni, c'è stato almeno 40, forse più di 50 paesi che hanno aperto i propri archivi, hanno fatto la loro forma di declassificazione dei documenti sugli UFO, tra cui la Francia, per esempio, la Spagna, c'è stato il Brasile, l'Inghilterra, il Canada, no, il Canada no, l'Australia, la Nuova Zelanda. Anche il Canada, ha declassificato documenti poi anche il Canada. Ce ne sono tanti. Gli unici che al momento non hanno aperto, anche la Russia in parte li ha aperti. Gli unici che al momento non hanno aperto gli archivi sono la Cina, dei paesi diciamo più grandi, più popolosi, più ricchi, eccetera. Gli Stati Uniti che hanno parzialmente aperto sotto le pressioni continue e la Russia che non ha, diciamo, aperto tutti gli archivi. Te ne manca uno. L'India. No, ci sei seduto sopra su quel paese. Ah, beh, ce l'ho bello grande il sedere. No, beh, sei italiano, il tuo paese non declassifica allora, la chip. Ti dirò, Massimo, ufficialmente sarebbe stata fatta. Il problema è che è stata fatta qualcosa di talmente ridicolo, sono stati discussi, declassificati in una scheda meno di 30 casi in 70 anni, di cui credo 6 o 7 dichiarati ancora non mai risolti. Quindi diciamo che il problema italiano secondo me è legato a quello americano. Nel momento in cui l'America fa la disclosure, secondo me l'Italia la farà di conseguenza. La disclosure, che noi chiamiamo la disclosure, è bisogna fare il distinguo dalla parte televisiva che vediamo, dalle dichiarazioni televisive, da quelle istituzionali. Gli Stati Uniti sono l'unico paese che potrà essere criticabile sotto 2000 aspetti, ma sotto questo aspetto è quello che sta mostrando più coerenza, perché gli UFO sono entrati dentro al Senato e dentro la Costituzione degli Stati Uniti, perché vi dovete andare a leggere il Fiscal Compact Defense Act, che è un documento governativo annuo per l'anno fiscale per la difesa, e dentro quel documento troverete un linguaggio su UFO. Loro usano un linguaggio su UFO che è istituzionale. Sì. E siccome quest'anno il linguaggio doveva essere alzato di livello, ma l'anno scorso, nel 2024, i 4 gatti che sono foraggiati dalle aziende aerospaziali hanno bocciato questo tipo di linguaggio, ecco perché a inizio puntata tu hai fatto vedere qual è il piano del governo Trump per bypassare tutti questi ostacoli burocratici che sono stati messi sistematicamente dal 2020 fino a oggi. Allora, la disclosure degli Stati Uniti non è un cinema, è una cosa seria di cui si occupano legislatori, senatori e quant'altro. In un paese come l'Italia questo ve lo potete scordare, perché se un insider esce dai servizi segreti e porta una chiavetta a un giornale, il giornale chiama qualche politico e dice: guarda che è arrivato un pazzo, mi ha dato della roba che parla degli UFO. Chi è? Chi non è? Andatelo ad arrestare. Negli Stati Uniti ha funzionato completamente diverso, perché non potevano andare ad arrestare un vice segretario aggiunto alla difesa con un background di credibilità altissimo, quindi
le prove erano state portate da una persona più che attendibile, il New York Times le ha pubblicate e poi sono andate a finire in TV e poi si sono andati a finire Luis Elizondo e poi il portavoce della USNAVI e poi un senatore come Mark Rubio, che quest'anno diventa segretario di Stato, ha cominciato a fare svegliare tutti i senatori del Senato e poi si sono cominciate a fare le leggi. Queste cose bisogna che ve le andate a guardare quando parlate di disclosure, perché la disclosure non è un cinema, è una cosa che va a botte di legge dentro al Senato ed è l'unico paese al mondo che lo fa. Tutti gli altri vi mentono, compreso il vostro, dove pagate le tasse. Allora, diciamo che purtroppo molte persone non sono capaci di andare troppo a fondo alle cose e quindi magari si fermano a quella che è la loro idea delle cose, perché il problema, secondo me, di molte persone è che si fanno l'idea che è una cosa in un modo e non cercano di capire se è realmente in quel modo, ma cercano di provare che è in quel modo, che è una cosa diversa, e quindi di conseguenza vedono solo quello che gli interessa vedere per alimentare, fomentare Io lo posso anche accettare. Ti ricordi i primi tempi che noi ne parlavamo, che tu dici io ho le mie riserve perché mi sembra un cinema, e io ti dicevo sempre sta attento che è una cosa seria, è entrata dentro al Senato, si stanno battendo, si stanno scannando dentro le aule istituzionali, perché poi lo fanno a porte chiuse, gli scannatoi veri avvengono a porte chiuse. Certo. Quello che vediamo davanti alle telecamere è sempre un comportamento di contegno, ma in realtà si sono scannati dentro le porte chiuse, con tutte le problematiche del caso e con tutte le restrizioni del caso a utilizzare un discorso del genere. A Mark Rubio lo prendevano per il culo le prime volte che parlava di sta roba dentro al Senato. Poi quando è venuto il rapporto della prima task force governativa, che noi non abbiamo mai potuto vedere, che era di 480 pagine digitali con tanto di video, dopo dentro al Senato non ha più riso nessuno e magicamente hanno dovuto votare all'unanimità una legge che prevedeva l'istituzione di un ufficio che poi è stato preso e manipolato dal Dipartimento della Difesa. Preso e manipolato dal Dipartimento della Difesa. In 2 anni che c'è questo ufficio qua hanno dovuto far dimettere un direttore e mettercene un altro che si caga più addosso del primo. Ecco perché Luis Elizondo e la presidenza Trump vogliono bloccare Aro, perché Aro è manipolato dal Dipartimento della Difesa. Allora, c'è una domanda di Franco rivolta a entrambi. Qual è il vostro viscerale parere di ciò che sta per accadere? Pure la rima baciata ci ha fatto Franco. Ha fatto bene. Bella domanda. Allora, stabilire cosa sta per accadere secondo me è impossibile. Ipotizzare cosa sta per accadere, ci sono secondo me diverse possibilità. Secondo me stiamo andando da una parte verso il contatto, che però come ho detto non sarà ora, non sarà in questo momento e non sarà quello che ci aspettiamo. Dall'altra parte stiamo andando verso la disclosure, quindi verso l'affermazione degli Stati Uniti di determinate cose che stiamo un po' aspettando che vengano confermate dagli Stati Uniti. Forse per noi che ci occupiamo di queste cose non tanto per avere conferme per noi, perché chi sa non ha bisogno di conferme, ma per avere la possibilità di far accedere a queste informazioni un po' tutti gli altri e magari prenderci anche forse un pochettino di rivincita nei confronti di tutti coloro che hanno preso in giro, eccetera, eccetera. E però ci sarà un salto di qualità della vita se queste cose verranno indirizzate nel modo giusto, altrimenti ci sarà lo scatafascio totale, perché se le cose non verranno indirizzate nel modo giusto, secondo me nel momento in cui ci saranno alcune scoperte, alcune tecnologie saranno prodotte, eccetera,
si rischia veramente una guerra globale, si rischia l'annientamento della civiltà, eccetera. Se invece si prende la strada giusta, e allora ci sarà un cambio di paradigma che porterà a un miglioramento della vita per tutti, a una graduale sostituzione di certe stupidaggini e cose inutili dalla vita di ogni giorno con cose più sensate, più intelligenti, più a misura d'uomo, e poi ovviamente ci sarà una corsa allo spazio e una proiezione dell'umanità verso la comunità, tra virgolette, universale. Queste secondo me sono delle possibilità, non sono per nulla certezze né niente. Allora, se io devo rispondere a questa domanda, la devo dividere in 3 punti e cercherò di essere più conciso possibile. Allora, ci deve fare il primo punto è la distinzione fra il sapere la verità e quello che conosciamo oggi. E questo sarà già una grossa consapevolezza e l'abbattimento dello stigma su questo argomento qua. E io quando parlo di stigma mi rivolgo al pensiero collettivo di tutti gli abitanti di questo pianeta. Il fatto della loro presenza qua ha delle motivazioni che sono completamente diverse da quelle che immaginiamo noi. Non siamo noi i protagonisti a cui loro vogliono prestare attenzione, ma io penso che stiano prestando attenzione allo stato di salute del nostro pianeta. Terzo punto, la verità che fuoriuscirà dagli Stati Uniti d'America avrà, in un lasso di tempo che non è immediato, le conseguenze dell'apporto di nuove tecnologie che verranno probabilmente in una certa forma commercializzate e verrà cominciato un processo di riadattamento dei piani industriali, perché le fonti di energia che abbiamo noi non sono più sostenibili per il passo che il sistema economico deve sostenere, e quindi siamo vicini a un collasso del sistema economico. Quindi abbiamo bisogno di nuove risorse di energia, anche di forme diverse, per poter fare quel salto di qualità che ormai il genere umano deve avere. Poi in che parametri accadrà e come succederà, nessuno di noi ha la sfera magica, però penso che non passi per delle questioni tutte lineari e tutte non traumatiche. Mi fermo qua. Allora, stavo leggendo come si dice, un trafiletto che mi è stato girato che non avevo avuto il tempo di poter vedere oggi, dove si parla di una notizia secondo cui il membro del congresso Tim Burchett ha affermato in pubblico in una conferenza stampa, però non sono sicuro che sia di questi giorni, secondo me è vecchia. Prova a leggere. Ora ci arrivo. No, è del 12, quindi è di oggi, delle 11:38 di questa mattina, in cui dice che i droni sono extraterrestri o umani. E beh, qua il deputato afferma che dietro l'incursione dei droni ci sarebbe una tecnologia extraterrestre o della Skunkworks, vediamo se stavolta l'ho pronunciato giusto, evitiamo che qualcuno si lamenti, della Lockheed Martin. Beh, diciamo che non è che abbia detto niente di nuovo. I programmi di retroingegneria lo sappiamo chi li gestisce. Sì, però dico, non è che abbia detto niente di nuovo, nel senso che lascia il dubbio che possono essere l'uno e l'altro alla fine, in questo senso. Cioè non dà una conferma che sono l'uno e basta, no, o l'uno o l'altro, o entrambi. Allora dobbiamo rivalutare prepotentemente le affermazioni di Aim Mashed. Beh, sai, quelle le hanno messe in discussione da subito in molti, non io, perché ci ho fatto pure il video che, se non ricordo male, tra l'altro è ancora qui. Secondo me al congresso in questo momento degli Stati Uniti
ne sanno tanto quanto noi su quello che sta succedendo, non dico in generale, perché ovviamente con gli incontri privati con i vari testimoni eccetera hanno avuto accesso a informazioni riservate, colloqui riservati eccetera, però sulla situazione attuale secondo me stanno brancolando tutti nel buio. Ma tu Hanno parli magari del congresso? Parli del sì, congresso? No? sì, sì. Ma il congresso sì, quelli che sanno la verità sono i whistleblower. Gli devi dare la possibilità di accedere alla documentazione. Tu non puoi fare andare a testimoniare David Grush e poi mi dici a gennaio 2024 che non ti posso aprire lo SCIF. Ma non lo posso aprire perché è classificato, però ti dico che la maggior parte delle informazioni che David Grush ha divulgato all'udienza pubblica sono reali. Ma cosa me ne faccio io della tua dichiarazione? Io voglio le prove. Certo, questo è chiaro. Allora, domanda di Giorgio: si sa qualcosa se George Knapp si è espresso riguardo agli ultimi avvenimenti? Io non ne so nulla, sinceramente non ho sentito parlare di Sì, novità. si è espresso, ha dato la sua opinione, l'ha dato in vari podcast, ma Knapp è adesso impegnato in una serie di documentari sulla storia ufologica. Ed è vincolato, tra l'altro. Ma Knapp l'ha data chiara e tonda la risposta, l'ha data chiara e tonda, è che purtroppo se non si seguono certi passaggi, Knapp l'anno scorso, ti ricordi quando io ti ho parlato che ha fatto quell'indagine con quel suo amico di Washington per vedere dove cacchio andavano a finire i fondi? E hanno scoperto che spariscono 400 miliardi di dollari ogni 2 anni e non sono tracciabili. Knapp ha detto che ha forte sospetto che questi soldi vengono investiti tutti nella retroingegneria. Però la cosa strana è che chi manipola questi soldi deve essere qualcuno di alto livello perché riesce a fare sparire i tracciamenti. Knapp poi ebbe il colloquio con Chuck Schumer, ci ha provato a fare la legge per stanarli. Cosa è successo poi al congresso? Quei 4 pirla che vengono sponsorizzati dalla Lockheed Martin gli hanno smontato la legge da 256 pagine 24. Come fai a tracciare dollaro per dollaro se tu mi smonti tutta la legge e mi lasci solo il preliminare? È per questo che poi lo vedevi avvelenato al congresso. Ma allora, la pedina che lavorerà dentro al Senato per Trump è Chuck Schumer, che ha un bellissimo rapporto con Rubio. Questo Chuck trascina tutto il Senato a fare tutte le delibere perché vada in porto tutto quello che ha scritto il giornalista su Liberation Time. E questa è la verità. Cioè, adesso hanno un numero talmente coeso da poter sferrare un colpo. Prima erano dei singoli, adesso sono centinaia e centinaia di persone che si sono rotte le balle, soprattutto della situazione che stanno vivendo gli Stati Uniti, e la verità deve emergere. Ma in contemporanea, quelli che adesso hanno ancora in mano il potere stanno facendo di tutto per creare casini e mischiare le carte. Se non li fermano in tempo, questi qua, chissà che cavolo c'hanno in testa come ultima carta da giocarsi. Allora, io non riesco più a trovare quel documento che avevo trovato, che tra l'altro era di una pagina governativa americana e mi interessava leggerlo, quindi se lo ricercherò nuovamente, se riesco la prossima puntata lo leggerò, perché nei momenti in cui ha parlato Massimo e riuscivo magari a staccare un attimo, ho provato a ricercarlo e a ripigliarlo, non sono riuscito a trovarlo. Allora, Marco dice: se il MUOS non c'entra nulla con ARP, perché sono definite tecnicamente come riscaldatori ionosferici? Tutte le antenne paraboliche sono riscaldatori ionosferici, perché avendo un cono proiettano diciamo nella direzione del cono questa energia che è microonde. Infatti io prima ho detto che fanno un danno immane perché producendo microonde stanno facendo ammalare e morire tutta la vegetazione. Tant'è vero che secondo alcuni studi
il raggio d'azione in termini di microonde, non in termini di guerra elettronica, di tutto quello che abbiamo detto prima, hanno un raggio che è di circa 110 chilometri, se non ricordo male, in tutte le direzioni. Quindi quando la parabola, per esempio, è puntata in direzione di Palermo, viene colpita e irradiata pure la città di Palermo, con tutto quello che in Sicilia ci sta in mezzo. Ovviamente questa energia si disperde man mano aumenta la distanza. Faccio un esempio pratico. Quando, visto che abbiamo parlato prima di Canneto di Caronia, quando si è fatta l'investigazione ufficiale a Canneto di Caronia da parte della Protezione Civile, con il supporto dell'Aeronautica Militare, della Marina, della Guardia Costiera, c'erano anche 2 scienziati della NASA, gli scienziati dell'Enel e delle Ferrovie dello Stato. Poi c'erano polizia, carabinieri, vigili del fuoco, vigili urbani, corpo forestale, c'era di tutto, e protezione civile. Quello che uscì è che la fonte delle microonde che colpivano il paese, scatenando gli improvvisi incendi, si trovava a circa 18 chilometri di distanza dalla costa. E per la potenza necessaria per arrivare a fondere alcune parti, adesso non mi ricordo che metalli erano, che fondevano intorno ai 600-700 gradi, quindi non erano metalli ad alta fusione, e materiali plastici che fondevano più o meno alla stessa temperatura, ma che invece non bruciavano e non fondevano, messi accanto o nella stessa struttura. Ci doveva essere alla fonte una energia di lancio, quindi di proiezione del punto in cui veniva sparata la microonda, di circa 16 gigawatt. Quello che arrivava sulla costa a 18 chilometri di distanza era circa 1,5, massimo 3 gigawatt. Quindi c'era un calo di potenza nel percorso, nei chilometri, abbondante. È ovvio che se uno sta vicino alla fonte delle microonde si cuoce, cioè ne piange le conseguenze. Giusto per finire di raccontare un attimo una cosa che avevo iniziato prima e poi ho dimenticato. Quando ci si avvicina, cosa da non fare comunque, alla base di Niscemi, non dobbiamo pensare ad una normale base come noi concepiamo in Italia, cioè la caserma con una recinzione, un filo spinato, delle porte d'ingresso mezzi, eccetera, con magari la Guardia Armata. Allora, le basi americane sono strutturate in territorio straniero con 3 strade di perimetro. Una è proprietà dello Stato ospitante, una è territorio neutro e non è praticabile, perché c'è un'invasione, e una è territorio americano. Se penetri dentro il territorio americano sei soggetto alle leggi americane, ne consegue che ti sparano, non puoi neanche chiedere risarcimento danni o cose di sto genere, perché stai entrando in una proprietà militare americana che persino in America, per un cittadino americano è impossibile entrarvi senza un'autorizzazione. All'interno del perimetro, cioè all'interno della recinzione esterna, c'è un altro perimetro, che è il perimetro che normalmente ci sono le guardie appunto perimetrali che girano. Poi ci sono tutte le telecamere di sorveglianza a distanza, i sensori di movimento, le telecamere termiche. Praticamente è una struttura che tu non vedi neanche una persona, neanche una guardia fuori, ma è super controllata da tutti i punti di vista. La parte più esterna, più esposta alla vista delle persone, è proprio quella del MUOS, insieme alle antenne ARP e un altro gruppo di 5 antenne di un'altra tipologia che non so a cosa servono sinceramente.
Questo significa che se fossero le parti più segrete della base, quelle più particolari, eccetera, non sarebbero certamente posizionate in un luogo in cui sono addirittura fotografabili, riprendibili, visibili dal perimetro esterno. Quindi cerchiamo di capire che gli americani saranno pure così tutti fanno i gradassi grandi, però in termini di sicurezza sono abbastanza bravi a mettere le cose ben nascoste quando naturalmente hanno l'interesse a farlo. Domanda di Paolo. Volevo domandare, è vero che gli alberi non si sono incendiati? È vero? Si sono visti dei laser arrivare al suolo? Allora, laser arrivare al suolo se ne è visto uno, ma secondo me non era un laser. Fenomeni imputabili al laser visibili nei video non ce ne sono. Che gli alberi non bruciano, l'ho detto prima, ci sono alberi che sono ad una certa distanza che non bruciano, non prendono fuoco, rimangono assolutamente verdi. Bruciano solo quelli che entrano a contatto direttamente con le fiamme, e questo mi pare anche normale. Quella cosa che è più insolita di tutti, e chiudo di nuovo con questa cosa che voglio trattare in questa puntata, è che le case bruciano dall'interno, non dall'esterno, non da dove arriva l'incendio, ma si innesca l'incendio nella casa. Questa è proprio una caratteristica di tutti questi incendi. C'erano già stati altri 2 o 3 incendi in precedenza in California, ce ne sono stati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Canada, in Australia tantissimi, in Siberia persino. Quindi parliamo di un fenomeno globale, non parliamo di un fenomeno che è solo nella città di Los Angeles e che è in atto, è in sviluppo da circa 15 anni. Io avevo postato i primi video che avevo messo in questo canale, che mi sono stati tutti censurati, riguardavano proprio gli incendi della California, dove c'erano stati più di 120 vittime, e avevo mostrato i video, le fiamme azzurre all'interno delle macchine incendiate con la gente che stava scappando dentro, dove si vedevano ancora i corpi delle persone, con persone che andavano nei luoghi dove ancora c'erano gli incendi a fare le riprese per dimostrare che quegli incendi non erano normali. E tutto questo è stato censurato perché chiaramente c'era un punto del zero, esattamente come hanno fatto con quello delle Hawaii, dove mi hanno chiuso l'account TikTok. Ma saranno veri quei video dove si vedevano raggi dal cielo sparati sulle abitazioni? A me sembrano estratti allora ci sono video, la maggior parte sono falsi, altri no. C'è un video, se non l'ho tolto per ragioni di sicurezza in questo canale, dove mostravo gli esperimenti condotti dal governo americano in 4 fasi diverse, di 4 tipologie di arma ad energia differente, ed erano verissimi. Queste armi sono una realtà, ragazzi. I primi test di armi a microonde sul campo militare sono stati condotti nel 1990 in Iraq e sono stati documentati dalla RAI. Nell'archivio della RAI, che sono stati mostrati in TV, ci sono i documentari dove si vedevano i risultati delle armi a microonde sul campo, con i carri armati fusi, con le persone che erano diventate mezzo metro, persone di 2 metri che diventavano grandi mezzo metro, bruciate completamente. Le armi laser cominciano la prima fase di sperimentazione addirittura alla fine degli anni 50. Il primo laser militare è stato costruito in Russia nel 1971, poi fu abbandonato il progetto. Le armi al plasma esistono dal periodo della guerra, del periodo delle Star Wars, delle guerre stellari di Reagan, con il progetto
di difesa strategica, eccetera, eccetera. Non stiamo parlando di fantascienza. Loro vogliono che pensiamo che sia fantascienza. Le navi della Marina americana già dal 2001 vengono dotate di laser antidrone. I droni portatili antiproiettile, antirazzo, antimissile sono di dotazione dell'esercito americano, così come le armi a microonde. E molti paesi si stanno attrezzando: la Cina, la Russia, l'Iran, l'India, Israele, il Regno Unito, la Francia, la Germania, l'Italia è tra questi paesi. Quindi non ci meravigliamo, non sono scene fatte dai film. L'unico problema è che quando ci sono questi incendi, a qualcuno non tanto corretto gli viene la fantasia di creare poi dei falsi da mescolare nell'insieme per screditare tutte le altre informazioni. Intanto do lo stop alle domande. Massimo, sei ancora del pensiero che questa ondata di UFO potrebbe essere un pericolo per l'umanità? Luca. Io non sono mai stato del pensiero che l'ondata UFO è un pericolo per l'umanità. I pericoli per l'umanità sono di altra natura. L'umanità stessa. Una è l'umanità stessa e una la salute geofisica del nostro pianeta. Noi attraversiamo delle ere ogni 12.000 anni, questo non me lo invento io, è stato confutato dai carotaggi fatti nel ghiaccio, che ogni 12.000 anni succede qualcosa di particolare. Oggi siamo nei 24.000 anni. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Non voglio approfondire ulteriormente questo tipo di mia convinzione, che è fatta anche da studi di laudi scienziati. La stiamo attraversando, speriamo che sia meno indolore possibile. Io ho sempre sostenuto, ed qui non mi sposto di 1 millimetro, che l'avvento dei plasmoidi a bassa quota è perché il nostro pianeta sta subendo dei cambiamenti. Questo è, secondo me, la correlazione che c'è fra i due fenomeni. Non siamo noi le star a cui tengono a manifestarsi. Noi siamo parte di questo pianeta e loro sono forme intelligenti, sanno che potremmo operare, non lo stiamo facendo, e quindi per il momento si stanno godendo lo spettacolo anche amaro, perché anche loro sono in simbiosi con questo pianeta qua. I plasmoidi si nutrono di quello che la madre terra gli offre, le energie elettromagnetiche che trovano nei temporali. Quindi se questo pianeta sta soffrendo oppure si ribellerà in modo non conforme ai nostri pensieri, e succederà quello che potrebbe anche essere irreparabile, anche loro rimarranno orfani di cibo, di sostentamento, sono forme energetiche. Abbiamo letto i report della NASA, abbiamo letto c'è un altro report di 400 pagine sui plasmoidi che è venuto fuori dall'Inghilterra. Ci sono scienziati che l'hanno scritto, li hanno studiati nel corso degli anni, quindi secondo me i plasmoidi tengono più alla loro sopravvivenza che in simbiosi con il nostro pianeta, che poi alla fine, se non lo capiamo anche noi che siamo in simbiosi con questo pianeta e non poniamo la giusta attenzione allo stato di salute del nostro pianeta, poi c'è caso anche che ne paghiamo delle amare conseguenze. E forse questo è il messaggio che ci stanno cercando di dare. Guarda Massimo, a volte mi trovo invischiato in conversazioni che non desidero naturalmente, con persone molto superficiali che mi criticano quando io dico: guardate che il nostro è un pianeta vivente, è un essere vivente, e che noi siamo parte integrante del suo sistema, della biosfera, ma il pianeta per vivere e sopravvivere non ha bisogno di noi. Massimo, chiudi un attimo il microfono.
Quindi se un domani verranno gli extraterrestri, oppure anche i plasmoidi, o qualunque cosa che noi vogliamo mettere di extra, non verranno per aiutare a noi, verranno per soccorrere il pianeta. E il problema del pianeta, uno dei problemi del pianeta, siamo proprio noi. Cioè, noi potremmo essere il virus da estirpare. So che è brutta questa cosa, a dirsi, a pensarla, eccetera, però di fatto è una possibilità. Cioè, siamo noi che stiamo inquinando il pianeta, siamo noi che lo stiamo soffocando, siamo noi che stiamo immettendo nell'atmosfera e nel mare le sostanze che non sono previste dalla natura, che rallentano i ritmi, che interferiscono con la biosfera. Guarda, Gabriele, noi è vero che abbiamo fatto dei danni, abbiamo riempito i mari di plastica, questa plastica si è disgregata fino a nanoparticelle, le troviamo anche dentro i pesci che mangiamo perché è inevitabile. E noi inconsapevolmente abbiamo coperto, abbiamo messo una coperta sui nostri oceani, che sono praticamente le valvole di sfogo degli eccessi di calore del nostro pianeta, che all'interno c'ha un nucleo che è come un reattore a caldo, e se magari sta incamerando energia in eccesso da influenze cosmiche, che sono cicliche, questa energia e questo calore dovrà fuoriuscire in una qualche maniera. Se gli abbiamo messo i tappi, inconsapevolmente il danno l'abbiamo già fatto. Ora, se riusciamo a capire che dobbiamo porci rimedio, perché tanto le tecnologie anche avanzate per poterlo fare le abbiamo, sarà buono per noi. Se non porremmo rimedio e attenzione a quello che è il contesto in cui il contesto che stiamo attraversando, perché non può essere un caso che 2 settimane fa si è aperta una crepa di 60 km in Sudafrica, non può essere un caso che ci sono stati terremoti nel Nepal, non può essere un caso che dopo un altro giorno ce n'è stato uno in Messico 6.7 e che le televisioni non vi informano. Queste informazioni ve le dovete andare a cercare. Cioè, ci sono diversi luoghi del mondo che stanno manifestando in superficie comportamenti anomali. Io non sono né un geofisico, né un vulcanologo, né niente di tutto questo, però li ascolto quelli che fanno questo di mestiere, quelli che scrivono determinate cose o che hanno fatto determinati calcoli su cosa sta avvenendo al nostro pianeta, che i governi stanno ignorando perché ci sarebbe da scatafasciare tutto il sistema geopolitico economico, e li hanno fatti passare per dei perfetti inetti. Alcuni scienziati che lavorano per certi governi si sono dovuti ricredere perché le evidenze adesso ci sono di quello che loro avevano calcolato con dei modelli matematici, perché come abbiamo le tecnologie per costruire i laser, in certi ambiti scientifici hanno le tecnologie per poter fare determinate misurazioni, e se io non devo dire a uno scienziato che è un bugiardo, ma di chi mi devo fidare come mio simile? Qua ognuno fa il proprio lavoro e ci sono anche persone che fanno gli scienziati, che hanno attrezzature, macchinari, hanno laboratori di ricerca, hanno programmi di computer specifici per studiare quel tipo di fenomenologia lì. E poi io, quando mi danno un responso che non mi piace, dico che sono degli inetti, ma io non ho capito niente della mia specie umana, non ho proprio capito nulla. Ma dire che quella persona lì si sta sbagliando al 100% quando poi saltano fuori le evidenze, è come condannare ognuno di noi a dover affrontare quel problema lì di faccia quando ci arriverà come uno schiaffo unico. E il problema non è dello scienziato, il problema è di tutti. Lo scienziato ha capito cosa c'è e sta informando. Ma se poi l'informazione viene occultata, viene bloccata, ci sono le minacce perché vai a ledere gli aspetti economici e quello e quell'altro, e allora tu stai sacrificando e stai rischiando, stai passando sulla lama del rasoio, tagliandoti fortemente, per cosa? Qui il bene primario è il pianeta in cui viviamo. Abbiamo la certezza che tutto rimarrà così com'è anche nei prossimi 7-8 anni? Io non ce l'ho e ascolto gli scienziati che si stanno battendo per queste cose. E le evidenze sono sotto i nostri occhi.
Che poi l'informazione ha avuto il compito da parte dei propri governi di non creare allarmismo è un altro paio di maniche. Ma dopo un giorno che c'è stato 7.1 in Nepal, 6.7 in Messico, come mai questa intermittenza sempre più frequente di terremoti? La Terra si sta muovendo, la crosta si sta muovendo, le nostre placche si stanno muovendo, sta venendo su del calore. Le misurazioni che hanno fatto nella fossa delle Marianne hanno delle temperature superiori a quelle che ci sono in superficie. Questo dato cosa indica? Che c'è una fonte di calore che sta emergendo dal basso verso l'alto. E nella fossa delle Marianne abbiamo solo 5 chilometri che ci dividono dallo strato magmatico, perché non è che non esiste lo strato magmatico, c'è, e se il nucleo caricandosi sta erodendo gli strati di crosta terrestre, prima o poi questo magma fuoriuscirà. Ma se noi non poniamo rimedio e non utilizzeremo le nostre risorse per cercare di tentare di raddrizzare il tiro, ne pagheremo le conseguenze. E la cosa più classica che possiamo dire noi cittadini è quello: ma io cosa ci posso fare? Oh, ma la terra è anche vostra, non è solo di quelli che ci governano. Se tutto dovrebbe andare non per il verso giusto, io non starò più in live con Gabriele e con tutti voi a parlare di ufologia perché ci piace tanto, siamo appassionati e vogliamo la verità. Bisogna capire quali sono le priorità e bisogna capire se è quello il messaggio che ci stanno dando i plasmoidi, perché se non sopravviviamo noi, di sicuro non sopravvivono neanche loro, dovranno cambiare casa. Microfono. Ah, ok. Scusate, no, è perché lo tengo chiuso quando parli tu per evitare i rumori e stavolta me l'ero dimenticato. Dicevo che c'è un articolo che dovevamo vedere questa sera che ho deciso io di non farvelo vedere perché secondo me necessita degli accertamenti. Un articolo che parla di avvistamenti di sfere di plasma ma anche di altri oggetti nella Val Malenco negli anni passati e però ci sono delle immagini che a me non convincono e quindi prima di portarvele e di farvele visionare ho deciso che le avrei comunque sviscerate di più. Per quanto mi riguarda, per quello che io so, con i miei contatti di persone che vanno e vengono dalla Val Malenco, in questo periodo movimento vero e proprio in Val Malenco particolare o più particoleggiato rispetto alla norma non me ne risulta. Non so se a te Massimo ti risulta qualcosa, ma a me calma piatta. Ora ce l'hai tu il microfono staccato. Io della Val Malenco non ho avuto informazioni particolari, non c'è nessuna novità che a me mi sia giunta, magari ce ne sono, magari qualcun altro ne ha, però io in questo momento della Val Malenco non ho potuto vedere nulla di particolare. Allora, domanda di Eva, rivolta a te. Ci dici, comprende i segnali su personalmente cosa credi al riguardo? Ci dici nel microfono, Massimo. Ho risposto prima, penso di aver esaudito con quello che ho detto prima, cosa penso io. Allora,
Stefania chiede esattamente energia. Chi ci dice che non si nutrono? Si veda il Messico. No, sì, certo che si nutrono, ne abbiamo parlato prima, Massimo ha accennato alle tempeste, e questo fenomeno è molto, molto più visibile dallo spazio, tra l'altro, e nei documenti che ne parlano si fa riferimento proprio a questo, addirittura in certi casi si cannibalizzano tra loro stessi i plasmoidi, perché ci sarebbero due tipologie diverse. Esatto. Allora, Francesca, che fine hanno fatto i corpi alieni recuperati dal congresso? Ha parlato chiaramente di resti. Massimo, vuoi rispondere tu? Allora, io non so a che tipo di congresso si riferisce, perché i resti biologici che sono stati presentati da Musan sono stati presentati in Messico, non negli Stati Uniti. E su questo capitolo qua ci sono anche delle pubblicazioni di Musan di analisi fatti da diversi centri, uno in California e l'altro non mi ricordo dove, poi ce n'è un terzo che sta ancora completando le analisi, e dal primo centro, quello più rinomato e attendibile, non sono di cartone, non sono di polistirolo, è materiale biologico, e una parte del loro DNA è sconosciuto. Questi sono i responsi da quel tipo di analisi lì. Attendiamo di vedere cosa dicono anche nello specifico gli altri laboratori, perché Musan questa cosa qua l'ha presa molto di petto, visto che è stata minata la sua credibilità e il suo lavoro. Quindi lui ha fatto anche una denuncia al governo peruviano per un rimborso di circa 300-400 milioni di dollari. Adesso non so come andrà a finire quella storia lì, però l'avvocato di Musan l'ha sparata grossa, poi vediamo cosa succede. Fisico, 300-400 milioni di dollari. No, gli ha chiesto quella roba lì, gli ha chiesto danni alla sua immagine e al suo lavoro. Sai che lui c'ha un canale televisivo in Messico, cioè noi andiamo su YouTube, lui va in TV, cioè in Messico l'ufologia non è come qua in Italia che ci vai a parlare a Freedom e poi il presentatore ti dice ma ti prendi tu le responsabilità di quello che dici. No, in Messico lui c'ha un canale televisivo, cioè lui va in onda dalle informazioni, quello che succede negli Stati Uniti, avvistamenti, che più ne ha più ne metta. Quindi lui, per il tipo di attività che svolge, il suo avvocato al governo peruviano, che l'ha infamato di essere un complottista e un truffatore, presentando dei manichini. Adesso te lo faccio vedere io se sono dei manichini. Lui sta spendendo dei soldi presso dei centri di analisi genetica per avere dei documenti ufficiali di analisi, perché così dopo io te li sbatto in faccia e ti chiedo anche i danni, perché sta funzionando così. Poi se si riferisce ai cadaveri biologici che ha citato David Grush, per quelli sai, bisogna aspettare un po', perché sai, anche se lui ha riferito la documentazione dentro agli archivi militari, solo la documentazione è classificata, figurati i cadaveri se ci sono, dove cavolo li hanno intanati. Sì, secondo me faceva riferimento proprio a questi, non a quelli di Monsanto. Allora, domanda di Jerry: tutti questi UFO UAP hanno obiettivi diversi? Per prima cosa bisogna capire che intendi per obiettivi, perché obiettivi sembra quasi una parola esclusivamente militare, però non lo è. Allora, se ti riferisci con i luoghi dove si manifestano, quindi che ne so, che si fermano sopra la centrale nucleare, la diga, la fabbrica, la caserma, eccetera, sì, più o meno sì. Non c'è una cosa che viene prediletta. Cioè, non vanno solo sugli obiettivi militari, non vanno solo sugli obiettivi strategici, non vanno solo sulle cose nucleari e via discorrendo. Li vediamo pure sopra le città, sopra le case, in mezzo alla campagna, eccetera. Vuoi aggiungere qualcosa, Massimo? No, vai avanti. Domanda di Salvatore.
Perché tutti questi riscontri di plasmoidi a cavallo della fine del 2024, ma anche ora nel 2025? Questa è una domanda che ci stiamo ponendo tutti, ognuno ha la sua teoria. Massimo ho già abbondantemente parlato, per esempio, della questione geofisica. Nelle scorse live abbiamo affrontato tantissime altre ipotesi, per cui sostenere quella che è la verità come una verità, una certezza assoluta, non mi sento di poterla definire in alcun modo. Non siamo nella loro, tra virgolette, testa, nel loro pensiero, nei loro interessi, nel loro modo di eventualmente ragionare, quindi non possiamo capire se non nel momento in cui verrà manifestato il motivo per cui sono qui. Vado avanti, Massimo? Sì, vai avanti. Domanda di Stefano. Solo le sfere azzurre sono associate a chi fa le abduction? C'è differenza rispetto alle sfere rosse e arancioni? Stessa cosa ma con differenti colori. Allora, Stefano, innanzitutto gli oggetti associabili alle abduction sono essenzialmente di tutti i tipi. Tra gli oggetti che vengono visti più spesso e ricordati più spesso durante le abduction ci sono i triangoli neri, le sfere rosse e i dischi volanti, non le sfere blu. Al contrario, all'interno degli oggetti i colori più diffusi tra i ricordi delle persone sono l'azzurro e il verde. Quindi c'è un netto contrasto tra queste due cose e sarebbero delle luci quasi fluorescenti, mentre per esempio il rosso delle sfere è plasma, mentre i dischi sono chiaramente metallici e fisicamente tangibili e i triangoli sono luce assorbenti, neri e fisicamente tangibili anche questi, ma con una tecnologia che gli permetterebbe di smaterializzarsi e rimaterializzarsi, eccetera. Quindi non c'è una sicurezza, ci sono solo delle statistiche che però sono fatte essenzialmente sull'osservazione visiva di chi è ritenuto realmente addotto, cioè che ha superato dei test, che magari ha fatto ipnosi regressive e quindi è stato sottoposto a delle verifiche da parte di persone che hanno determinate conoscenze, eccetera. Sempre però di statistiche stiamo parlando. Ma guarda, Gabriele, io sulla questione abduction ho una mia idea ben precisa e rimane una mia idea. Io ve la espongo e poi ognuno si faccia l'uso e consumo che vuole. Io ho capito che ci sono due tipi di abduction. Una è appannaggio di esseri alieni misto umana, e questi addormentano e hanno la possibilità di cancellare la memoria dell'evento, che può solo riemergere tramite l'ipnosi regressiva. Poi ci sono degli altri addotti che vengono presi da dei veri alieni, ma queste adduzioni hanno dei parametri completamente diversi. Loro vengono presi da vigili, perché le misurazioni che gli fanno questi alieni non le possono fare da addormentati, le fanno da vivi quando il nostro corpo biologico è completamente attivo. Questo è il mio parere. Sull'abduction c'è una vera, tra virgolette, diversità di opinioni nell'ambito ufologico e nell'ambito mondiale, però questi tipi di addotti anomali, chiamiamoli anomali, esistono a tutte le latitudini del mondo, non esistono solo in Italia.
non esistono solo in Italia, esistono in tutte le latitudini del mondo. La maggior parte delle adduzioni, quando vengono messi sotto ipnosi, risultano con determinati parametri. Quegli altri addotti, prima di farsi fare un'ipnosi regressiva, vogliono anche degli esami biologici, vogliono anche degli esami genetici, cosa che oggi è proibita fare, sia sugli addotti che vengono studiati tramite ipnosi regressiva e gli addotti che non rifiutano solo l'ipnosi regressiva, perché loro sono vigili, te lo possono raccontare quello che vedono. È ovvio che l'ufologo di turno o il professore di turno vuole verificare tramite l'ipnosi regressiva. Ok, però permetti che io ho anche delle tracce a livello biologico e genetico, è perché c'è il divieto di farlo? Punto di domanda. In uno e nell'altro caso, l'ufologia, se vuole capire che cacchio succede a un addotto, non ha come unico strumento indelebile solo l'ipnosi regressiva, ha bisogno anche di altri parametri. E siccome negli Stati Uniti stanno ragionando in questo modo qui, però i tempi non sono maturi, perché qua ancora dobbiamo capire l'evidenza, se ci sono, se non ci sono, se hanno le prove, se non hanno le prove. Il discorso di esplorare in modo molto più profondo l'adduzione sarà uno degli step successivi all'abbattimento dello stigma. Per ora si è operato in questo modo, va lodato il lavoro fatto, ma non è il tutto. Non è il tutto. Per andare a verificare un'adduzione ci vogliono altri parametri agganciati anche all'ipnosi regressiva. L'ipnosi regressiva di per sé non è una risoluzione definitiva, dà dei parametri ma non lo è. Questa è la mia opinione personale. Allora Massimo, non è propriamente così in Italia. Bisogna vedere di chi stiamo parlando. Allora, la ricerca seria fatta in Italia, come quella che viene fatta all'interno della Federazione Ufologica Italiana, viene fatta proprio richiedendo esami scientifici, richiedendo esami medici, richiedendo le cartelle cliniche, richiedendo eventuali cartelle cliniche di interventi e cose, perché bisogna scongiurare naturalmente tutta una serie di cose anche precedenti. E bisogna scongiurare le patologie, perché ci possono essere persone affette da problemi di psicosi, traumi, eccetera, e questo va fatto per forza maggiore anche prima della questione delle ipnosi regressive, perché se ci sono dei soggetti con situazioni e patologie particolari non si procede con l'ipnosi regressiva. L'ipnosi regressiva è solo uno strumento e non è neanche uno strumento che dà certezze matematiche. Quando si tratta di addotti, io concordo con te sul fatto che ci sono persone restie a non parlarne e che hanno ricordi lucidi, ci sono persone che ne parlano tranquillamente e hanno ricordi lucidi, come ci sono persone che non hanno ricordi e non ne vogliono parlare perché sentono, percepiscono che c'è qualcosa che non va, come ci sono persone che non ne vogliono parlare ma ricordano perfettamente tutto, cioè ci sono varie tipologie. Allora, la maggior parte degli addotti non ricordano un tubo e ricordano qualcosa con l'ipnosi regressiva oppure con le domande mirate e con i test. Ma ci sono persone che ricordano tutto e si sottopongono serenamente all'ipnosi regressiva, perché pur sapendo hanno bisogno di capire se c'è dell'altro, perché l'ipnosi regressiva non è uno strumento invasivo come qualcuno, non parlo di te, sostiene. È uno strumento che, se usato correttamente, ha solo uno scopo: far emergere i ricordi. Poi, se lo si vuole utilizzare a livello terapeutico, perché anche quell'utilizzo, e allora può essere utilizzato per creare dei blocchi là dove ci sono delle paure, dove ci sono delle situazioni che ti fanno vivere male, oppure a togliere dei blocchi. Ma quella è un'altra cosa e non viene fatta dall'ipnologo in senso generale che fa l'ipnosi regressiva, da un ipnoterapeuta
che è anche ipnologo, ma è un ipnoterapeuta, che va a manipolare volontariamente una persona su sua richiesta in uno studio psicologico, pagando e via discorrendo. Quindi lo studio va fatto con un certo criterio e va fatto bene. Poi che ci siano i ciarlatani che online fanno le ipnosi regressive senza avere la persona davanti, che è una cosa pericolosissima, che se ne vuole dire se ne dice. Che ci siano quelli che fanno con leggerezza le ipnosi regressive in quantità industriale e le fanno male e condizionano il pensiero di una persona, è un altro paio di maniche. E il problema sta tutto lì. Poi il discorso delle abduction. Allora, sicuramente ci sono tanti tipi di abduction e sicuramente anche le due tipologie che tu hai detto, Massimo, sono incluse, ma ci sono come anche quelle, per esempio, una piccolissima parte condotta dai militari direttamente, senza l'ausilio di extraterrestri, ma hanno uno specifico ruolo, cioè quello di andare a verificare e investigare cosa è stato fatto dagli extraterrestri, perché c'è una paura di fondo che è quella che l'addotto venga utilizzato come cavallo di Troia. C'è sempre quella mania di vedere il male per forza, eccetera. Anche Però se quello che dico io, quello che dico io, tu hai detto delle cose giuste, però dal momento che magari tramite l'accesso con l'ipnosi regressiva il soggetto manifesta determinati segnali che inducono a pensare che ci sia proprio un'adduzione in corso, benissimo. Se a priori il soggetto è sano, non manifesta oscillazioni di personalità o svampate psicologiche, se dal punto di vista biologico è sano, dopo bisogna fare degli step di esami mirati, perché su questi soggetti qualcosa fanno. Non penso che li rapiscono per metterli sul lettino e mettergli solo il microchip dentro o squartarli o quant'altro. Probabilmente fanno delle misurazioni anche non invasive che probabilmente inducono a pensare che dentro quella biologia lì c'è un qualcosa che a loro interessa misurare sulla specie umana. Probabilmente noi non abbiamo la strumentazione nella scienza, perché non abbiamo mai iniziato a fare queste cose, proprio perché abbiamo sempre, tra virgolette, fuori dall'ambito ufologici, deriso e scartato che queste possibilità fossero veritiere. Quindi gli esami in sostanza non si fanno per capire in profondità cosa succede all'addotto e perché è addotto, quello che io mi riferivo. Poi che tu prima di cominciare a prenderlo in seria considerazione deve essere fatta tutta una serie di accertamenti, come tu hai spiegato, quello è fuori dubbio, ma se il soggetto risulta sano e il soggetto è potenzialmente addotto, allora dopo per andare in profondità devi andare a fare degli esami che sono completamente diversi, e ci vogliono strutture, macchinari, investimenti, e non ci sono queste cose qua. Microfono. Questo è uno step che va valutato di persona in persona e di situazione in situazione, quindi stiamo parlando di una ricerca avanzata e impostata sul soggetto, che non può essere uguale per tutti, perché ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha la sua storia, ognuno ha vissuto un'esperienza diversa. Allora, questa è una cosa importante. Quando si parla di addotti, ci sono dei punti comuni tra le varie abduction, anche fatte da categorie completamente differenti, da personaggi completamente differenti, per non dire extraterrestri completamente differenti. Ma la maggior parte dell'andazzo di un abduction è diverso a secondo delle specie, è diverso a secondo dell'individuo. In più c'è un'interpretazione individuale di quello che si è vissuto. Faccio due esempi pratici. Allora, ci può essere una persona che pensa di aver vissuto un'esperienza negativa e traumatica perché si è sentito violentato non nel senso stretto del termine, ma nel senso che gli hanno fatto prelievi forzati di sangue, qualunque cosa.
ma in realtà magari è stato fatto soltanto per se stesso, cioè magari è un individuo che è di loro interesse e stavano facendo un esame per risolvere un problema che tu non sai di avere. Viceversa, sei convinto che ti hanno prelevato per fare una cosa che è fatta per te e invece stanno puramente facendo i loro interessi. Vedi per esempio il caso di Travis Walton. Io sono convinto che Travis Walton, che ora ha cambiato completamente idea su come è stato rapito, quello che è successo, e sostiene che è stato erroneamente ucciso e poi è stato salvato per 5 giorni trattenuto perché lo hanno rigenerato, eccetera. Dove è scritto che invece non hanno fatto una stupidaggine e lo hanno salvato perché era nei loro interessi salvare quell'individuo che era soggetto di studio e non si potevano permettere di perderlo? Di certo non l'hanno fatto per lui, lo hanno fatto per i propri interessi. Allora noi abbiamo sempre una visione che è quella soggettiva, anche da parte di noi ricercatori, ma ci sono delle questioni statistiche nelle abduction che fanno da regola. Una è quella che dici tu, sicuramente è giusta e non la fa quasi nessuno e andrebbe fatta. In qualche caso la si fa. Io non posso parlare di certe cose perché sono vincolato da segretezza, ma ci sono dei casi particolari che portano a degli esami specifici che possono essere fisici, possono essere psichiatrici, possono essere energetici. Una cosa per esempio che non viene fatta durante le verifiche sugli addotti, che le faccio solo io. Non mi risulta che ci sia qualcun altro che le fa, e non parlo solo dell'Italia, è utilizzare la strumentazione di misurazione sulle persone prima delle ipnosi regressive. Cioè usare il Melmeter, usare il Geiger, usare la termocamera quando disponibile, perché comunque sono strumenti della FUI, non sono miei, per verificare se ci sono impianti, se ci sono anomalie corporee, se per esempio, cosa che si può fare durante un'ipnosi regressiva, metti caso che c'è una persona che manifesta una particolare energia in una parte del corpo che però non è fisicamente manifesta, con una termocamera puoi andare a verificare se quell'energia è realmente presente in altre forme. Però di queste cose pubblicamente non se ne può parlare. Quindi non è che perché non se ne parla vuol dire che non vengono fatte, Massimo. Ti sto rispondendo in questo momento a te perché io, essendoci dentro in queste cose, so cose che non si possono discutere in pubblico perché ti chiudono in un manicomio. Il problema è quello. No, non ti si sente, Massimo. Il mio discorso è paragonabile a quello che ha scritto Luis Elizondo. Bisogna coinvolgere più scienziati, dare accesso a più informazioni. Cioè, il fatto che si fa un lavoro di nicchia, perché è un lavoro di nicchia, alla fine della fiera è un lavoro di nicchia, e si fa con le risorse e le strumentazioni disponibili. Bene, se il campo d'azione venisse allargato, ci potrebbero essere anche laboratori molto più attrezzati che possono fare analisi genetiche, biologiche. Come fanno in Cina, sì, di una certa, sì, ho capito, lo fanno in Cina, lo fanno solo lì. Questo dovrebbe essere un discorso che quando sarà il momento dovrebbe essere di dominio pubblico. Cioè, capisci cosa voglio dire io? Cioè, ci vuole l'apporto e il supporto di più scienziati. Questo non esiste adesso perché lo sai meglio di me il motivo perché non esiste. Quindi io non sto criticando gli sforzi fatti fino adesso, sto dicendo che per avere una maggiore comprensione bisognerà allargare il raggio d'azione. Adesso non si può perché se tu vai vicino a uno che lavora in qualsiasi USL oppure vai da una ricercatrice accademica e dici ascolta vorrei coinvolgerti, sai cosa ti dice? Non posso. Allora il mio punto accademico mi vieta di fare queste cose qua. Cioè, capisci dov'è il blocco? È lì il blocco. Allora
Il giorno che le abduction verranno stigmatizzate e l'abbattimento anche delle abduction sarà di dominio pubblico, allora dopo anche i centri accademici dovranno cominciare a dire no, ma forse è meglio che ci occupiamo anche noi di queste cose, perché ci dicono che ormai sono reali. Per il momento sta roba noi non ce l'abbiamo noi sta roba, quindi l'addotto viene studiato in una forma più possibile per le risorse che ci sono solo da centri scientifici agganciati ai centri ufologici. Benissimo, tanto di cappello, però dal mio punto di vista è attualmente insufficiente, perché tu devi andare a comprendere realmente, e quindi è pionieristico, cosa fanno questi qua che sono più avanti di noi sugli esseri umani, cosa cercano, cosa vogliono, e come dici tu c'è una diversità anche dal abduction, perché noi quando parliamo dell'extraterrestre ne consideriamo uno e sempre lui che fa tutto, e in realtà probabilmente è molto diversa la minestra. Allora Massimo, cerchiamo di dare risposte secche alle domande, perché se no poi per 5 ore ce la facciamo. Allora, qualcuno ha provato a vedere se generano segnali Morse certi UFO? Penso di sì. Sicuramente in America. Sì, a volte lo fanno, però quando noi guardiamo un video siamo concentrati su determinati aspetti e non ci accorgiamo che fanno anche quella. Alcune volte è successo. Probabile che l'essere umano abbia aperto Massimo il microfono accidentalmente dei portali, magari per questo che certi avvistamenti sono aumentati, magari per riparare i danni che abbiamo fatto. Vabbè, diciamo che abbiamo già risposto sia alla questione portali che alla questione danni, quindi direi andiamo avanti. Perché la disclosure UFO è in una fase così altamente attiva di questo inizio dell'anno? Prevede che entro quest'anno ci saranno ulteriori sviluppi? Secondo me sì. Io ho sempre detto che il fenomeno adesso dà fastidio perché è perpetuo, e quindi dovranno dare delle risposte. Quando i fenomeni erano sporadici e circoscritti, tutto era avvolto ancora nel mistero e nella controversia, da chi testimoniava certi avvenimenti e da chi diceva non ne sappiamo nulla. Adesso il fenomeno è di dominio pubblico e quindi delle risposte dovranno arrivare. Che poi le risposte arrivino dall'alto o che arrivano dall'interno dei nostri governi, questo lo staremo a vedere. Allora, domanda di Davide che non mi ricordo se già è andato via. Massimo, deciditi, o sacchi tu o sacco io. Allora, se ci fosse un contatto a breve, quali sarebbero per voi i possibili scenari? Vorrei un'opinione da parte di tutte e due, pacifico o non pacifico. Per me ci potrebbero essere entrambi, non c'è modo di sapere se solo uno o solo l'altro. Per me sono entrambi plausibili e in tantissime occasioni ho dato le motivazioni, anche per un contatto non pacifico o non positivo, perché a me il discorso guerra, invasione non mi soddisfa. Io sono per ordine e caos, sono per botta e risposta, eccetera, non per bene e male. Quindi il concetto di bene e male per me non è applicabile in questo caso alle intenzioni di una società. Se una società agisce per diciamo negativamente nei confronti di un'altra, è perché nei suoi interessi farlo, non perché è malvagia, che è una cosa ben diversa. Diciamo che se ci dovrebbe essere un palesamento proprio di contatto definitivo,
una parte della popolazione magari reagirà in un modo, un'altra parte della popolazione si spaventerà e quella parte degli esseri umani che ci governa non gli piacerà. Se la faranno anche un po' sotto, secondo me. Tanto, ma Aspetta, attacco il mio, parla. Non ti si sente più. È perché è staccato il microfono. Impossibile riattivare l'audio dell'ospite perché è stato lui a disattivarlo. Attivalo. Non ti... me l'avevi attivato tu, io l'ho staccato. Ma non me lo faceva riattivare. Vabbè. Vado avanti? Sì, vai avanti. L'accordo internazionale siglato, aspetta ti stacco io il microfono, l'anno scorso per l'estrazione delle terre rare nel fondo degli oceani a gennaio 2025 avremo rotto le scatole a chi non dovevamo, grazie. Sinceramente non mi ricordavo neanche di questo accordo, quindi non ne so parlare. Mi sembra però improbabile che questa possa essere una causa del contatto. Attaccalo. Vai avanti, vai pure avanti con la domanda. Allora. Come mai non è stata usata l'inseminazione delle nuvole sui fuochi di Los Angeles? Questa è una bella domanda. Come mai non è stata utilizzata? Lo dovremmo chiedere al governo americano. Come mai? Solo questo posso dire. Vado avanti, Massimo. Sì, ma il governo non c'è. Beh, questo è pure vero. Allora, domanda di Maya. Vi chiedo se c'è una correlazione tra gli avvistamenti di droni e gli incendi di Los Angeles. E la correlazione c'è sicuramente, magari non con l'incendio in sé, però c'è, perché abbiamo visto che i video sono là presenti, cioè nei video sono là presenti, sia gli oggetti che i droni. Se si intende per correlazione una responsabilità, dal mio punto di vista, no. C'erano, si sono visti, sono stati ripresi, ci sono video molto più espliciti di quelli che hai fatto vedere tu questa sera, però non c'è nessuna prova che abbiano appicciato loro il rogo. Celentale dice: a me sembra che i segni degli ultimi 10 anni nel mondo somiglino tanto al giudizio universale, cioè all'Apocalisse, suppongo che intendi. Allora, se ti facessi parlare con nostro amico e vicepresidente della FUI, Dario Del Bono, ti direbbe sicuramente che siamo già dentro l'Apocalisse. Io ho una visuale meno drastica, io non credo che siamo dentro l'Apocalisse e non credo neanche che l'Apocalisse sia da intendere come una serie di eventi e circostanze precise con una scaletta precisa. Ritengo che sia molto più probabile che un'Apocalisse sia semplicemente la parte finale dell'esistenza di una civiltà che va incontro appunto alla sua fine in modo catastrofico. A quello che dicono le scritture può anche darsi di sì, ma se dobbiamo tenerci dati scientifici magari potremmo avere anche una possibilità, ma il discernimento
l'arbitrio che abbiamo noi lo stiamo utilizzando noi, quindi dipenderà anche da noi quello che vorremmo fare. Massimo, io non capisco qual è il problema, ma c'è qualche problema col tuo microfono. Mentre parlavi, si staccava e si attaccava in continuazione. Quindi si Guarda, sentiva ogni 2 o 3 parole saltava un pezzo. ma questo lo sto ricevendo anch'io dal punto di vista quando parli tu, a volte salti, a volte no. Ok, vabbè. Andiamo avanti. Comunque in questa live oggi ci sono stati una marea di problemi. Allora, ultima domanda di Massimo Mastrorosa. Facciamo finta che sia vero che siamo un pianeta prigione. Non è che gli extraterrestri sono qui per sedare la ribellione, detto in poche parole? Massimo, ti lascio rispondere a te a questa domanda. Va. Guarda che la ribellione non penso che noi la stiamo facendo contro gli extraterrestri, ma stiamo facendo contro il sistema umano che ci restringe tutti i parametri giorno per giorno, dove sempre più regolamenti, leggi che limitano l'essere umano, sempre meno risorse da poter avere, c'è tanta disoccupazione, c'è tanta gente che vive in stati di povertà, quindi la ribellione dell'essere umano secondo me non è contro gli extraterrestri, e non penso che gli extraterrestri siano contro le restrizioni a cui noi ci stiamo ribellando. Quindi io proprio nello stato in cui vertiamo noi gli extraterrestri li lascerei proprio stare. Allora, andiamo verso la conclusione, perché tra l'altro ci sono appunto questi problemi tecnici che cominciano a essere un po' fastidiosi, mi rendo conto per chi ci ascolta. Allora, l'unica cosa che volevo aggiungere su quest'ultima domanda, che in realtà io sono convinto che intanto non ci sia una ribellione in questo mondo. Poi sorridevo perché ho iniziato questa puntata prima che arrivasse Massimo, per chi ovviamente non era collegato all'inizio, con la frase: noi siamo un glitch, l'errore che segna il fallimento del sistema. E ho specificato naturalmente che, come viene anche detto in Matrix, per abbreviare, un difetto del sistema. Ma questo difetto del sistema non è una ribellione, è però un punto di vista, quello di chi ha più larghe vedute, di chi vuole risposte, di chi vuole in qualche modo accedere ad un futuro migliore, di far sì che questo modo di pensare diventi virale e possa coinvolgere più persone possibili, e in quel caso potremmo dire che forse saremmo davanti ad una ribellione pacifica che porterebbe probabilmente ad una soluzione migliore per il futuro dell'umanità. Mi si era staccato tutte cose, non so se per un attimo non mi avete visto più, ho visto lo schermo nero. E niente, andiamo verso la chiusura. Io ovviamente ringrazio Massimo per essere stato qui con noi, ringrazio Bruno per aver lavorato dietro le quinte in maniera costante e continua. E aspetta Massimo, ti chiudo di nuovo il microfono perché non si sentiva più niente. E naturalmente un ringraziamento anche a Franco, a Stefano, ad Agata e Stefania, e a tutti coloro che sono qui con noi, che sono stati fino all'ultimo, e tutti coloro che hanno seguito, che seguiranno la live anche in differita. Vai Massimo. No, io facevo già i saluti. Io ringrazio te come al solito, Gabriele, a tutti quelli che ci ascoltano, anche quelli che dissentono delle nostre opinioni, ma perché ci sta il contraddittorio, ci deve essere sempre in modo educato e civile.
ognuno è padrone delle proprie idee, proprie convinzioni. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio per essere più equilibrati possibili. A volte diamo dei nostri pareri personali, ma perché le domande non possono essere analizzate diversamente e quindi meritano un tipo di risposta soggettiva che non deve essere, ripeto sempre, presa come verità assoluta, ma deve essere presa come possibilità. Microfono. Non si può sempre essere d'accordo neanche tra noi che facciamo ricerca sulla stessa linea, siamo sempre d'accordo su tutto, ci mancherebbe. Ovviamente, come hai detto tu, è importante che ci sia sempre un contraddittorio. A proposito, Massimo, ti invito ufficialmente, lo accennavo l'altro giorno a Bruno, in post-produzione dopo una live, che è mia intenzione organizzare qui sul canale, appena sarà possibile, una live ovviamente unica nel senso, poi magari se ne possono anche organizzare delle altre, ma unica perché è la prima del genere qui sul canale, in cui vorrei invitare altre magari 4 persone a parlare dell'argomento a proposito di contraddittorio, di attualità appunto dei droni e degli UFO, per vedere così di fare un confronto tra me, te e questi altri ricercatori che ovviamente individuerò, poi ti farò sapere. Faremo quindi una live di dibattito in buona sostanza sugli argomenti. Gabriele, sai che io con te vado sempre in prima linea dove tu pensi che ci sia il tempo da dedicare a quella prima linea lì. Va bene, un abbraccio Massimo, un abbraccio a tutti, buonanotte. Ciao, ci vediamo alla prossima.